Per anni Terrace House è stato considerato il volto più autentico dei reality show giapponesi, un programma che sembrava distante anni luce dalle dinamiche aggressive e spettacolari della televisione occidentale. Niente eliminazioni, nessuna competizione esplicita, solo 6 ragazzi sconosciuti che condividevano una casa, cercando di costruire relazioni, inseguire sogni e capire chi volevano diventare. Ed è proprio questa apparente semplicità ad aver trasformato Terrace House in un fenomeno internazionale. Per milioni di spettatori il programma rappresentava qualcosa di raro, un ritratto intimo della quotidianità, fatto di silenzi, emozioni trattenute e rapporti umani che sembravano incredibilmente reali. Quando Hana Kimura entra nella casa, il pubblico viene immediatamente colpito dalla sua energia. Wrestler professionista, impulsiva, carismatica e profondamente emotiva, Hana porta nel programma una presenza impossibile da ignorare. Ma dietro quell'atmosfera apparentemente leggera iniziavano già ad emergere tensioni più sottili, pressioni narrative, aspettative del pubblico e dinamiche mediatiche che avrebbero lentamente inclinato il fragile equilibrio tra persona reale e personaggio televisivo. E tutto sembra cambiare dopo una lite nata da un incidente apparentemente banale. Un costume da wrestling accidentalmente rovinato in lavatrice. Benvenuti in questa nuova storyline di Beautiful Lies Society. In questo primo video di 2 analizzeremo la nascita e l'evoluzione di Terrace House, le sue premesse e tutto il contesto storico e culturale del Giappone, che ci serviranno come chiave di lettura per tradurre tutti gli eventi di cui parleremo. Analizzeremo alcuni tra gli episodi e gli incidenti più significativi, le reazioni della produzione e del cast del programma comparate a quelle del pubblico. Parleremo di Hana Kimura, della sua vita e della persona fantastica che era, della sua carriera al di fuori del programma e della sua scelta di far parte di Terrace House, fino ai tragici eventi che porteranno lo stesso reality show a chiudere i suoi battenti per sempre. Questo video avrà il solo scopo di analizzare come certe dinamiche siano nate e i motivi che poi hanno portato ad un epilogo così tragico, ovviamente nel rispetto di tutte le persone coinvolte. Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovo episodio di Beautiful Lies Society. Questo video, vi avverto, è già molto particolare, molto sentito. Questa è stata la storia che mi ha praticamente spinta ad aprire questo canale. Io Terrace House l'ho seguito praticamente sin dai suoi albori, dal 2016, e quando tutta questa storia è praticamente accaduta mi sono resa conto che in realtà molte delle cose che ci raccontano e raccontano i media non sono vere, non sono autentiche, e quindi saper riconoscere i segnali che ci portano a capire quando una cosa è veramente autentica e genuina, penso che sia fondamentale per saper distinguere tante delle situazioni che poi magari accadono, che a noi possono apparire in un modo, ma che in realtà dietro le quinte si mostrano in modi completamente diversi. E questa storia, su questo, diciamo, concetto, su questo punto di vista, è veramente emblematica, e più avanti, a mano che andremo avanti col video, scopriremo anche perché. Prima di cominciare con questa storia vi chiedo di iscrivervi al canale e ovviamente aspetto anche, man mano che guarderete il video, i vostri commenti. Commentatemi con qualsiasi cosa, parliamone, perché qui affronteremo temi molto particolari. E a proposito di tematiche, prima di cominciare è doveroso fare un piccolo disclaimer. In questo video tratteremo temi molto sensibili come la salute mentale, la depressione, il cyberbullismo e anche il suicidio. Quindi se siete persone particolarmente sensibili all'argomento, vi prego, prendetevi cura di voi e noi ci vedremo ad un prossimo video. Detto questo, cominciamo con la storia. Per comprendere davvero molte delle dinamiche sociali giapponesi, noi dobbiamo prima fermarci un attimo e osservare il sistema di valori che nel tempo ha plasmato il modo in cui le persone in Giappone comunicano, si relazionano agli altri e gestiscono le proprie emozioni. Perché il modo in cui viene affrontato il conflitto, così come anche il rapporto con l'altro, sarà fondamentale per capire molte delle situazioni che poi analizzeremo più avanti. Questi concetti rappresentano una parte molto importante dell'identità sociale giapponese, influenzano comportamenti
comportamenti che magari visti dall'esterno a noi possono sembrare trattenuti, difficili da interpretare o addirittura contraddittori, ma spesso diventano tali solo quando vengono osservati fuori dal loro contesto culturale, cioè fuori dai valori, dalla storia e dalle tradizioni del popolo giapponese. Ovviamente non stiamo parlando di concetti assoluti, sono temi ancora oggi molto dibattuti e legati anche al cosiddetto Nihon Jinron, cioè quell'insieme di teorie sociologiche e psicologiche che cercano di spiegare la particolarità della cultura e della mentalità giapponese dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Alcuni antropologi infatti sostengono che questi elementi siano unici del Giappone e che rendano quindi il popolo giapponese particolarmente omogeneo e diverso anche dalle altre culture. Altri invece criticano quella visione, considerandola troppo culturalista o addirittura nazionalista. Secondo loro, infatti, molti di questi comportamenti non appartengono esclusivamente al Giappone, ma possono essere ritrovati anche in diverse società occidentali. E ci tengo a fare questa premessa proprio per evitare un equivoco. In questo video noi non vogliamo dare un'immagine stereotipata del Giappone o generalizzare il comportamento di un intero popolo, anzi capirete come questo concetto si stratifichi man mano che andremo avanti con il video, rappresentando una realtà che di fatto sarà molto più complessa di come la stiamo spiegando ora. Però è importante capire questi elementi perché andando avanti ci troveremo davanti a situazioni che potrebbero sembrarci difficili da comprendere, atteggiamenti che osservati con una mentalità occidentale potrebbero apparire strani o persino incomprensibili, ma che all'interno del contesto culturale, sociale e persino religioso giapponese assumono invece un significato molto più chiaro. È normale quindi sentirsi inizialmente un po' spaesati, ma una volta comprese le basi, molte di queste dinamiche diventano decisamente più leggibili. E partiamo dal primo concetto in assoluto, ovvero wa. Wa significa armonia ed è un concetto antichissimo, radicato nei valori confuciani, buddisti e shintoisti, presente già nella letteratura giapponese più antica. Compare persino all'interno del Kojiki, la più antica opera della letteratura giapponese arrivata fino a noi, un testo che intreccia mitologia, religione e tradizioni tramandate oralmente per secoli e poi messe per iscritto per volontà dell'imperatore Tenmu. L'obiettivo era rafforzare la legittimità della famiglia imperiale Yamato, collegandola direttamente ai kami, le divinità dello shintoismo, e unificando quindi simbolicamente i diversi clan giapponesi sotto una stessa genealogia nazionale. Ed è proprio qui che infatti compare per la prima volta il concetto di armonia come principio fondante del Giappone. Nel Kojiki il wa rappresenta l'equilibrio tra il mondo umano, quello naturale e quello divino. Secondo la visione shintoista, l'uomo non è superiore al resto del creato, ma parte di una comunità cosmica in cui ogni elemento possiede uno spirito. Di conseguenza, quindi, preservare l'armonia significa mantenere quell'equilibrio. Le azioni dettate dall'egoismo distruggono quell'equilibrio, mentre quelle armoniose lo proteggono. Anche la gratitudine, ad esempio, diventa una forma di equilibrio sociale, un modo per mantenere purezza e rispetto reciproco. Ma questo concetto quindi non nasce soltanto da dettami di natura religiosa, perché anche la geografia del Giappone stesso ha avuto un ruolo fondamentale nella radicalizzazione di questi concetti all'interno del tessuto sociale giapponese. L'isolamento del territorio, il clima monsonico, i terremoti, gli tsunami, i tifoni e la conformazione montuosa del territorio stesso hanno costretto per secoli le persone a cooperare per sopravvivere. Nelle comunità agricole, ad esempio, il lavoro collettivo era fondamentale perché l'irrigazione delle risaie dipendeva proprio dalla collaborazione continua tra i contadini, e in questo contesto nel tempo l'individualismo cominciava ad essere percepito come qualcosa di inutile rispetto al bene della comunità. Con il tempo wa è passato dall'essere un principio astratto a diventare un vero codice morale. Nel 604 d.C. il principe Shotoku lo inserì persino all'interno della prima costituzione giapponese, scrivendo: l'armonia deve essere valorizzata e i conflitti evitati. E nei secoli questa idea si è radicata sempre di più, non solo nei rapporti sociali, ma anche nella convivenza tra le religioni
religioni all'interno del territorio come buddismo e shintoismo, che in Giappone hanno imparato nel tempo a coesistere e a influenzarsi a vicenda. Il wa oggi si riflette ancora in tantissimi aspetti della vita quotidiana, nel cercare di evitare lo scontro, nel controllare le emozioni, nel considerare sempre i sentimenti degli altri e nel conoscere le persone lentamente, senza bruciare le tappe. Ed è anche il motivo per cui molte volte i giapponesi evitano risposte considerate troppo dirette. Piuttosto che dire un no, tendono ad usare frasi come ci devo pensare, forse, oppure mi sembra difficile, ad esempio. E non necessariamente i giapponesi usano queste frasi perché magari sono indecisi, le usano perché evitare il conflitto e non mettere l'altro a disagio è parte integrante dell'armonia sociale. Ed è proprio qui che infatti entrano in gioco gli altri due concetti fondamentali della società giapponese, ovvero il tatemae e l'onne. Tatemae è la facciata sociale, il comportamento che una persona decide di mostrare agli altri per vivere in armonia con il gruppo. Onne invece rappresenta tutto il contrario, è quello che una persona pensa davvero, rappresenta tutto il mondo interiore di un individuo, le emozioni più profonde, le opinioni personali, la rabbia, la paura, la frustrazione o persino la felicità più autentica. Fa parte tutto questo ovviamente del concetto di onne. Ma onne non è soltanto qualcosa che ha a che fare con le emozioni, è qualcosa di più. Esistono infatti diversi studi a riguardo che valorizzano l'onne come qualcosa di fortemente introspettivo, perché comprende anche convinzioni, valori interiorizzati, aspettative sociali che influenzano il modo in cui una persona interpreta il mondo, gli altri e anche se stessa. La dualità quindi tra onne e tatemae è centrale nella società giapponese, perché saper controllare il proprio tatemae e il proprio onne viene visto come un segno di maturità sociale, perché significa saper mettere da parte l'impulso personale con il fine di preservare l'armonia collettiva. Per questo lo scontro diretto può essere percepito come una perdita di controllo, perché chi si espone troppo emotivamente rischia di apparire come aggressivo o disarmonico. Ovviamente questo non significa che i giapponesi reprimano sempre tutto quello che provano. Onne trova spazio nei contesti più intimi, quelli più familiari o personali, dove ci si sente anche più liberi di abbassare quella che è la facciata sociale, ovvero il tatemae. Ed è qui che emerge una grande differenza rispetto a quella che è la cultura occidentale, perché noi siamo molto più abituati ad affrontare direttamente i problemi, a dire apertamente come ci sentiamo e se necessario anche a scontrarci verbalmente. Ma attenzione, ovviamente questo non significa che dobbiamo trasformare tutto questo discorso in uno stereotipo, sia per quanto riguarda noi occidentali, sia per quanto riguarda le persone del popolo giapponese, perché ovviamente in questo caso non tutti i giapponesi vivono questi concetti allo stesso modo. Tutto dipende sempre dal carattere di una persona, ma anche dalle situazioni e dai rapporti che vive. Alcuni di questi possono essere considerati di natura coercitiva e quindi è più difficile in questi casi poter trovare un equilibrio tra onne e tatemae. Inoltre non sono elementi esclusivi della cultura e del tessuto sociale giapponese, e questo va anche sottolineato. Nel tempo questi principi hanno influenzato profondamente la società giapponese, soprattutto nel secondo dopoguerra. Parliamo quindi di un Giappone uscito sconfitto dal conflitto del 1945, devastato dalla guerra, segnato anche dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ed è proprio in quel contesto che concetti come wa e tatemae diventano ancora più centrali, strumenti attraverso cui il paese cerca di ricostruirsi facendo leva su disciplina, collaborazione e sacrificio collettivo. Ma con il passare del tempo cambia anche la società e il Giappone in questo ovviamente non fa eccezione, e oggi molte nuove generazioni fanno fatica a trovare un equilibrio tra onne e tatemae all'interno di una società moderna, capitalista e fortemente competitiva. Una pressione sociale enorme che ha contribuito alla diffusione di fenomeni come gli hikikomori, cioè persone che magari si isolano completamente dalla società per mesi o anni, e spesso a causa proprio del disagio, del bullismo o del senso di inadeguatezza, oppure anche perché banalmente sottoposti a pressione continua da parte di una società che li spinge a voler dare sempre il massimo, e nei casi più estremi emerge anche il jisatsu, cioè il suicidio, un tema estremamente delicato in Giappone che purtroppo toccherà anche questa storia. Ovviamente questo lo dico e lo ripeterò
tantissime volte durante il video, le cause di questi fenomeni sono tantissime e molte volte sono molto più complesse di così, ma è vero che la forte pressione sociale esercitata soprattutto sui giovani ha avuto un peso enorme, un peso importante che persiste tutt'oggi. E il caso di Anna Kimura, di cui parleremo andando avanti con la storia, è purtroppo emblematico anche in questo senso. In questo insieme di valori che regolano la società giapponese c'è un elemento fondamentale che non abbiamo ancora affrontato davvero, ovvero il conflitto e soprattutto il modo in cui viene percepito e gestito in Giappone. Come abbiamo visto, all'interno della cultura giapponese esprimere magari apertamente rabbia, frustrazione o dissenso può essere considerato inappropriato, soprattutto quando rischia di rompere l'armonia del gruppo. Se tutto ruota attorno al concetto di wa, cioè l'armonia sociale, allora il conflitto viene visto quasi come la sua antitesi, come qualcosa che mette in pericolo un equilibrio costruito nel corso dei secoli. Per questo motivo molte persone in Giappone tendono ad evitare lo scontro diretto, non perché incapaci di affrontarlo o di gestirlo, ma perché culturalmente si cerca di preservare le relazioni interpersonali, così come anche la stabilità del gruppo. Ed è qui che entra in gioco il concetto di Aimai, una parola che significa ambiguo o incerto, ma che in realtà descrive un vero e proprio sistema comunicativo, un modo di parlare indiretto, fatto di toni sfumati, di esitazioni, silenzi e frasi che lasciano spazio all'interpretazione. In questo contesto quindi si evitano risposte troppo nette o domande troppo frontali e utilizzare le risposte di cui parlavamo prima, cioè che piuttosto che dire un no secco magari si preferisce usare espressioni come forse ci devo pensare o mi sembra difficile, è quello proprio di evitare di mettere a disagio l'altra persona o creare tensione all'interno di un gruppo. E osservando proprio Terrace House, cioè il nostro caso in questione, questo meccanismo si nota continuamente. Sono situazioni che, viste con occhi occidentali, sembrerebbero destinate a trasformarsi in litigi veri e propri, ma che invece, gestite in un contesto culturale giapponese, vengono affrontate come momenti di confronto molto controllati. Le persone quindi cercano di esprimere il proprio disagio senza mai attaccare direttamente l'altro. È quasi praticamente un far notare senza far notare direttamente. L'intenzione non è infatti colpire o umiliare chi si ha davanti, ma far capire con delicatezza che qualcosa ha creato disagio, e questo per noi occidentali magari può risultare un po' straniante, a volte persino frustrante. Ricordo che infatti guardando Terrace House nel 2016-2017 mi capitava spesso di pensare: ma perché non dicono semplicemente quello che pensano? Molte discussioni sembravano allungarsi inutilmente, situazioni che avrebbero potuto essere magari risolte in pochi minuti finivano per durare molto più del necessario e in alcuni casi invece non si concludevano affatto. E anche il silenzio in Giappone ha un significato preciso. Esiste infatti il concetto di chinmoku, cioè il silenzio contemplativo, un silenzio che serve a far riflettere, a non invadere lo spazio dell'altro, a lasciare il tempo alla conversazione di respirare. E poi infine abbiamo anche il ma, cioè l'intervallo tra le parole, una pausa che dà ritmo, equilibrio e significato al dialogo stesso. Per questo motivo spesso quello che non viene detto apertamente viene comunicato attraverso altro, attraverso il tono della voce, attraverso un'esitazione, uno sguardo, un gesto, una pausa improvvisa, elementi che in molti casi comunicano più delle parole stesse. In una società fondata sull'interdipendenza e sul va, il conflitto quindi viene percepito come una minaccia all'equilibrio collettivo e chi genera tensione rischia di essere visto come una persona che è incapace di controllarsi o adattarsi al gruppo. Questo quindi può portare anche a forme di isolamento sociale. Magari queste forme non sono esplicite, ma molte volte sono silenziose e progressive. La persona viene sempre meno coinvolta, perde spazio all'interno delle relazioni sociali e può iniziare a sentirsi esclusa dal gruppo. Ed è importante capire che tutto questo viene praticamente insegnato fin dall'infanzia. La scuola giapponese infatti non è soltanto un luogo dove si studia, è anche uno spazio in cui si impara a stare nel gruppo, ad osservare gli altri, a modulare il proprio comportamento, a socializzare nel rispetto dell'armonia collettiva. Ovviamente questo non significa che il modello giapponese sia migliore o più evoluto del nostro. Come ogni sistema sociale ha anche i suoi lati negativi, perché reprimere costantemente emozioni e conflitti
può generare forte pressione psicologica, stress, ma anche un senso di inadeguatezza. Ed è anche qui che nascono i cosiddetti fenomeni di cui parlavamo prima, come ad esempio quello degli hikikomori, perché queste persone decidono di ritirarsi completamente dalla società proprio a causa del disagio e della pressione sociale e dell'isolamento a cui la società stessa li può sottoporre. Per questo, ragazzi, è sempre importante evitare stereotipi. I giapponesi non evitano il conflitto perché sono deboli o incapaci di affrontarlo, come dicevamo prima. Lo evitano perché la loro società, storicamente, ha scelto di mettere al centro l'armonia sociale e la tutela delle relazioni interpersonali. Il conflitto quindi esiste anche lì, semplicemente viene gestito in modo diverso dal nostro, e capire questa differenza, ragazzi, è fondamentale, perché molte delle dinamiche che vedremo in questa storia assumono un significato completamente diverso se osservate all'interno del contesto culturale giapponese di cui abbiamo appena parlato. Siamo nel 2012 quando Terrace House debutta ufficialmente su Fuji TV e fin dall'inizio appare infatti diverso da qualsiasi altro reality show. La premessa infatti è molto semplice. Abbiamo in questo caso 3 ragazzi e 3 ragazze single tra i 20 e i 30 anni che convivono all'interno di una casa grande e lussuosa, con 2 automobili sempre a disposizione da usare liberamente per andare al lavoro, all'università o per magari organizzarsi in appuntamenti o uscite personali. Ma la vera particolarità del programma è un'altra. I partecipanti in questo caso non devono affrontare delle prove, non vengono mai eliminati, non c'è un premio finale a cui aspirare e soprattutto, almeno pubblicamente, nessuno interpreta un personaggio. Ognuno infatti continua semplicemente la propria vita quotidiana. Chi studia continua ad andare all'università, chi lavora mantiene il proprio impiego. I partecipanti possono entrare e uscire dalla casa liberamente e possono anche decidere in qualsiasi momento di lasciare il programma. Terrace House nasce quindi con l'idea e la premessa di essere un reality nel senso più letterale del termine, un programma lento, quasi contemplativo, che mette però al centro la quotidianità e le relazioni umane piuttosto che lo spettacolo e il conflitto. Il focus infatti diventa osservare come 6 estranei imparano a convivere. Spesso gli inquilini sono persone diverse tra loro, con caratteri, abitudini e fragilità che sono magari totalmente opposte, che però in questo caso sono chiamate a trovare un equilibrio nella condivisione dello stesso spazio. Ed è infatti proprio questo particolare che colpisce molto anche il pubblico occidentale, perché Terrace House si pone esattamente come l'opposto di molti reality show, quelli a cui noi siamo abituati e che conosciamo molto bene. Infatti non cerca di creare continuamente litigi o provocazioni, non esaspera mai ogni situazione proposta, anzi prova a raccontare la normalità di 6 persone. L'idea di base è che ogni partecipante entri nella casa con un obiettivo personale, quello di trovare l'amore, fare nuove esperienze, promuovere un proprio brand o progetto personale, capire cosa magari vuole dalla vita o semplicemente crescere come persona. Ed è interessante anche il modo in cui i partecipanti, ad esempio, decidono di lasciare il programma, perché gli inquilini, come abbiamo detto prima, non vengono mai eliminati, se ne vanno semplicemente quando sentono di aver concluso il proprio percorso, quando pensano di aver trovato quello che cercavano o quando percepiscono che quell'esperienza non gli stia dando più nulla a livello di valore. Se ovviamente osserviamo tutto questo attraverso il contesto culturale giapponese di cui abbiamo parlato prima, Terrace House diventa ancora più iconico e interessante, perché persone cresciute in una società fondata sul wa, sul tatemae e sull'aimai si trovano a convivere, innamorarsi, affrontare tensioni e dichiarare anche i propri sentimenti, cercando però di non rompere mai l'equilibrio o l'armonia di gruppo. A rendere poi il programma ancora più emblematico c'è un altro elemento che è fondamentale, ma che è tipica, diciamo, della televisione giapponese, ovvero il panel di commentatori. E parliamone. Il panel è una figura storica della televisione giapponese, nasce già negli anni 60 e col tempo diventa una componente centrale di moltissimi programmi nipponici. Si tratta infatti di un gruppo di celebrità, attori, modelli, comici o talento, cioè personalità televisive molto presenti nei media giapponesi,
che osservano quello che accade all'interno del programma e man mano lo commentano insieme al pubblico. Nel caso di Terrace House il panel ha un ruolo fondamentale perché i commentatori guardano gli episodi senza sapere ovviamente cosa succederà, esattamente come gli spettatori da casa, e reagiscono in tempo reale alle varie situazioni che si presentano, con sorpresa, imbarazzo, ironia o tensione. Ma il loro compito non è soltanto intrattenere, servono anche a guidare la lettura emotiva del programma, commentano i comportamenti dei concorrenti, interpretano le dinamiche della casa e contribuiscono a influenzare il modo in cui il pubblico percepisce certe situazioni. Nei classici programmi giapponesi i panel vengono mostrati in piccoli riquadri sovrapposti alle scene principali e vengono quindi posizionate solitamente in alto o in basso in un angolo, e la loro presenza è molto forte soprattutto nei variety show più caotici, come ad esempio gli Owarai Bangumi, cioè programmi comici basati su sketch, assurdità e comicità continua, oppure anche all'interno dei Batsu Game, cioè i giochi penitenza dove i concorrenti affrontano sfide volutamente assurde ed esagerate e se perdono subiscono punizioni umilianti o dolorose pensate per far ridere il pubblico. Terrace House però, mostrandosi già come un prodotto totalmente diverso da quelli di cui abbiamo appena parlato, usa in questo caso il panel in modo molto diverso. Qui il tono è già, come dicevamo prima, diverso per natura perché è più riflessivo e controllato. Le scene della casa vengono separate dai momenti in studio, non abbiamo più il piccolo riquadro sovrapposto agli eventi principali del programma, perché in questo caso dividere le scene serve proprio a creare delle pause all'interno della narrazione. Questi stacchi quindi servono sia ad alleggerire il ritmo sia a far riflettere lo spettatore su quello che ha appena visto. Il panel di Terrace House è composto da 3 uomini e 3 donne, in perfetta corrispondenza con gli abitanti della casa. Anche questa scelta ovviamente non è casuale perché contribuisce a creare equilibrio nei punti di vista e nelle interpretazioni di quelle che sono le dinamiche che accadono all'interno della casa. Nel panel troviamo anche alcune figure molto note della televisione giapponese per quanto riguarda il caso di Terrace House. Abbiamo Yu, che è il nome d'arte di Yukiko Ehara, nata nel 1964. Lei inizia come modella negli anni 80 per poi diventare cantante, attrice e volto televisivo molto conosciuto in Giappone. Poi c'è Reina Trindle, nata da padre austriaco e madre giapponese. Anche lei è modella, attrice, cantante e talento, cioè un termine usato in Giappone per indicare quelle celebrità che partecipano spesso ai programmi televisivi come ospiti o commentatori. Nel panel troviamo anche Azusa Babazono, attrice, comica e personalità televisiva. Su di lei io non ho trovato moltissime informazioni, nonostante sia stata una presenza molto riconoscibile all'interno del programma. Se magari sapete qualcosa di più su di lei, scrivetemelo pure nei commenti perché sono curiosa di sapere qualcosa di più sulla sua vita. Tra i commentatori più famosi c'è anche Yoshimi Tokui, nato nel 1975, attore, comico e membro del duo comico Tutorial, fondato nel 1998. Nel 2019 Tokui finisce al centro di uno scandalo legato al mancato pagamento di alcune tasse attraverso la sua società. Di questa storia, ragazzi, approfondiremo più avanti perché ha rilevanza con un aspetto molto particolare di questa storia. C'è poi Ryota Yamasato, nato nel 1977, anche lui comico, conduttore radiofonico e volto televisivo molto noto. Raggiunge infatti la popolarità nei primi anni 2000 come membro del duo comico Nankai Candice e nel programma assume spesso il ruolo del commentatore più sarcastico e pungente del gruppo. Mentre per quanto riguarda la terza presenza maschile del panel, questa cambia diverse volte nel corso delle stagioni. A differenza degli altri membri, praticamente in questo caso vengono scelti ragazzi più giovani, probabilmente forse per offrire anche un punto di vista più vicino e più fresco a quello dei concorrenti all'interno della casa. Tra i più presenti, tra quelli che si sono cambiati a rotazione più volte, ci sono Ayumu Mochizuki, Shono Ayama e Kentaro Ito. Ogni episodio dura circa un'ora. Le puntate solitamente si aprono con il panel che introduce gli eventi della puntata precedente e poi segue anche la vita nella casa, interrotta 2 o 3 volte dai commenti
studio, ed è proprio questo equilibrio tra quotidianità, riflessione e comicità a rendere Terrace House così coinvolgente. La prima edizione va in onda dal 2012 al 2014 e ottiene subito un enorme successo in Giappone, un successo tale da attirare l'attenzione di Netflix, che decide di stringere un accordo con Fuji TV per distribuire le stagioni successive a livello internazionale. Ed è qui infatti che Terrace House cambia completamente dimensione, perché da semplice reality giapponese diventa praticamente un fenomeno globale, un programma che esporta all'estero l'immagine della società giapponese, che impone il suo soft power con tutte le sue sfaccettature, le sue contraddizioni e, come vedremo, anche con i suoi lati più problematici. Infatti, sin dalla sua prima messa in onda, Terrace House si trasforma lentamente in uno sleeper hit. Uno sleeper hit è uno di quei prodotti che inizialmente sembrano destinati a passare inosservati, ma che col tempo riescono ad esplodere grazie al passaparola, ai fandom o, in questo caso, anche alla viralità online. Quando arriva su Netflix nel 2015, il successo quindi non è immediato, non diventa un fenomeno dall'oggi al domani, ma pian piano qualcosa comincia a cambiare, perché le persone iniziano a parlarne online, a consigliarlo agli amici o ai parenti, a discuterne sui social e persino all'interno dei forum. E il programma comincia piano piano a conquistare anche il pubblico occidentale. Il motivo principale di tutta questa evoluzione è che Terrace House appare completamente diverso dai reality a cui il pubblico, in particolare quello occidentale, è abituato, soprattutto se confrontato con programmi come Love Island o Grande Fratello. Qui, come abbiamo detto prima, i partecipanti non vengono chiusi all'interno di una casa per competere o creare drammi continui. Non ci sono prove estreme, premi finali o litigi costruiti apposta per attirare l'attenzione. Anzi, Terrace House si presenta quasi come l'opposto di quel tipo di televisione. L'obiettivo del programma è sempre quello di mostrare la quotidianità dei partecipanti, la loro convivenza, le relazioni che nascono, i momenti più semplici e spontanei della loro vita, e proprio questo stile, che è considerato più rilassato, un po' più easy, incuriosisce il pubblico internazionale, che vede anche uno spaccato della cultura giapponese e del modo in cui i ragazzi affrontano amicizie, relazioni e convivenza con degli sconosciuti. In tutto questo c'è anche un altro aspetto fondamentale, perché il pubblico costruisce la propria opinione esclusivamente su quello che vede nelle puntate, e quelle puntate mostrano soltanto alcuni frammenti delle giornate vissute dai partecipanti. Molte scene vengono escluse addirittura in fase di montaggio, altre non vengono nemmeno riprese. Di conseguenza, ogni scena trasmessa diventa immediatamente oggetto di discussione online. Sui social e nei forum gli utenti analizzano ogni comportamento, speculano sulle intenzioni dei partecipanti, prendono posizione e iniziano a costruire simpatie o antipatie che possono essere anche molto forti. A influenzare ulteriormente questa percezione ci pensa anche il panel dei commentatori. I loro interventi non solo contribuiscono al successo dello show, ma finiscono spesso per guidare anche il modo in cui il pubblico interpreta quelle situazioni. E col passare del tempo emerge anche un altro elemento importante, ovvero che le situazioni controverse, i momenti di tensione e i conflitti iniziano a generare molto più coinvolgimento rispetto ai momenti considerati positivi o tranquilli. Perché si sa, online quello che divide e fa discutere tende quasi sempre a ricevere più attenzione, ed è proprio qui che il concetto attorno a cui ruotava Terrace House inizia lentamente a cambiare, allontanando quindi il programma dalla sua premessa originaria, un cambiamento che diventerà sempre più evidente nelle stagioni successive. Ora, per inquadrare bene il contesto in cui è avvenuta tutta la tragedia di Anna Kimura, secondo me è importante parlare di alcuni episodi che sono avvenuti nelle stagioni precedenti e che già in tempi non sospetti erano delle enormi red flags. Uno degli episodi, ad esempio, più famosi e diventato forse anche tra i più iconici di Terrace House è il cosiddetto incidente della carne, avvenuto durante la stagione Boys and Girls in the City. Al centro della vicenda ci sono Tatsuya Uchihara, chiamato da tutti Uchi, e Minori Nakada, che nel corso della stagione diventerà la sua ragazza. Uchi, all'epoca 24enne, molto legato al proprio lavoro da parrucchiere, riceve da un cliente una scatola di carne Wagyu Hida Gyu A5,
uno dei tagli più pregiati e costosi del Giappone. Infatti non era soltanto un regalo costoso, per Uchi quel dono rappresentava un riconoscimento concreto della sua dedizione e del rapporto che aveva costruito con quel cliente. La scatola quindi viene lasciata in frigorifero per alcuni giorni. Minori sa perfettamente cosa rappresenti quella carne e spiega anche agli altri coinquilini che si tratta di un dono ricevuto da Uchi da parte di un cliente molto soddisfatto del suo lavoro. Il giorno dopo però Minori decide comunque di cucinarla senza chiedere il permesso a Uchi e invita anche gli altri coinquilini a condividere quella carne con lei. Natsumi, una delle inquiline, si rifiuta, mentre Arman e Hikaru accettano. Ora, quando Uchi torna a casa quella sera stessa e vede la scatola vuota sul tavolo della cucina, capisce immediatamente cosa sia accaduto. All'inizio lui lo vediamo che resta in silenzio, poi quando l'argomento viene tirato fuori con leggerezza dagli altri, esplode emotivamente, ma ci tengo sempre a sottolinearlo, senza mai urlare o diventare palesemente aggressivo. Spiega semplicemente quanto quel regalo fosse importante per lui e quanto abbia percepito quel gesto come una mancanza di rispetto, sia nei suoi confronti, sia verso il cliente che glielo aveva donato. Ancora di più perché la carne era stata cucinata senza nemmeno seguire le istruzioni lasciate dal cliente stesso, che aveva allegato come lettera al regalo. Ed è ovviamente qui che il conflitto cambia completamente significato, perché per Uchi non si tratta più soltanto di cibo, ma di rispetto, di riconoscimento personale e soprattutto di valore emotivo, mentre gli altri inquilini leggono tutta la situazione in modo diverso. Hikaru sostiene che, vivendo insieme, Uchi avrebbe dovuto specificare in modo chiaro che quella carne non andava toccata, e anche i panelist su questo prendono una posizione simile, giudicando quindi tutta la reazione di Uchi come eccessiva. Il punto, ragazzi, interessante di tutta questa storia è che Uchi non perde mai davvero il controllo. Lui non urla, non rompe nulla, non aggredisce nessuno, eppure, nonostante tutta questa premessa, viene comunque percepito dagli altri come troppo arrabbiato, quasi aggressivo. Così l'attenzione smette di concentrarsi sul gesto di Minori e si sposta interamente sulla reazione di Uchi, che è considerata da tutti infantile e sproporzionata. Questa situazione però porta di conseguenza Uchi a chiudersi completamente. Lo vediamo che si isola, evita il confronto e smette di parlare anche con gli altri coinquilini. Solo più avanti infatti ammetterà che il problema reale era sì la carne in sé, perché comunque vedeva quel gesto come una forte mancanza di rispetto, ma c'era anche una frustrazione di base più profonda che nutriva nei confronti del suo rapporto con Minori, che percepiva come passiva e poco comunicativa, distante quindi dal suo modo di vivere le relazioni, ma anche il lavoro, che lui, al contrario di lei, viveva con estrema dedizione, mentre lei era molto tipo alla giornata. Ed è qui che emerge uno degli elementi più importanti di tutto questo episodio, perché abbiamo l'esistenza di due letture completamente diverse, che sono praticamente all'opposto, l'antitesi l'uno dell'altro, ma che si riferiscono alla stessa vicenda. Da una parte abbiamo quella dei coinquilini e dei panelist, mentre dall'altra abbiamo quella del pubblico online, perché molti spettatori infatti si schierano apertamente dalla parte di Uchi. Quella carne, ragazzi, si chiama Ida Gyu A5, una delle varietà più pregiate del Wagyu giapponese. Viene allevata esclusivamente nella regione di Ida, nella prefettura di Gifu, seguendo criteri rigidissimi, ma anche molto lontani dagli allevamenti intensivi. Parliamo quindi di allevamenti molto piccoli, locali, dove i bovini vivono in pascoli aperti, spesso in zone montane vicino a sorgenti naturali. Quindi questi bovini crescono felici perché hanno più spazio, meno stress, il cibo che mangiano è di qualità e i tempi di crescita sono molto più lunghi rispetto alla media. Parliamo di circa 30 mesi contro i 22 degli allevamenti tradizionali. Tutto questo quindi serve ad ottenere la famosa marmorizzazione del Wagyu, quelle venature bianche di grasso che sono distribuite per tutta la carne, che la rendono estremamente morbida, delicata e quasi impossibile da replicare altrove.
9. Ma l'Ida Gyu non è considerato speciale solo per il sapore. In Giappone rappresenta anche una filosofia legata alla cura del processo, alla ricerca, alla perfezione e al rispetto anche della materia prima. Con questa carne, ragazzi, vengono preparati moltissimi piatti della tradizione giapponese: sushi di manzo, spiedini, hamburger, sashimi e soprattutto lo shabu shabu, che tra l'altro è un piatto che compare spesso in Terrace House. Un piatto tipico quindi della tradizione giapponese, in cui la carne viene tagliata a fette sottilissime e cotta per pochi secondi in acqua bollente insieme a delle verdure. La qualità quindi dell'Ida Gyu è sottoposta a controlli molto severi, perché per ottenere questa denominazione la carne deve rispettare standard rigidissimi stabiliti dalla Japan Meat Grading Association, e il livello più alto è proprio quello della 5, assegnato in base a amarezzatura, consistenza, profumo e sapore. Quella ricevuta da Uchi, come abbiamo detto prima, era proprio carne Ida Gyu A5, quindi secondo alcune stime questa carne può costare oltre i $300 al chilo. Per questo molti spettatori poi hanno difeso la sua reazione, perché non si trattava semplicemente di un po' di carne, ma di un regalo rarissimo, costosissimo e dal forte valore simbolico. Per questo motivo molti utenti criticano duramente Minori e i panelist, sostenendo che vivere insieme non significa automaticamente poter utilizzare le cose degli altri senza chiedere il permesso, e su Reddit l'episodio genera discussioni enormi, soprattutto sul diverso modo in cui il pubblico occidentale giapponese interpretano il concetto di conflitto, proprietà personale ma anche rispetto reciproco. Col tempo alcuni utenti iniziano persino a speculare sul fatto che Minori possa addirittura aver agito deliberatamente per ferire Uchi, soprattutto dopo alcune tensioni che erano già esistenti all'interno della loro relazione, proprio a causa delle situazioni lavorative che diciamo erano praticamente all'opposto se compariamo quella di Uchi con quella di Minori. Ma appunto restano soltanto speculazioni. Ed è, ragazzi, proprio questo il punto più delicato dell'intera vicenda, perché commenti, interpretazioni e teorie nate online possono trasformarsi molto facilmente in hate speech e cyberbullismo, e quindi il confine tra opinione e attacco personale, soprattutto sui social, diventa estremamente sottile. Ora, lasciamoci alle spalle l'episodio della carne per parlare di un altro caso molto discusso, ovvero quello di Mayu Koseta. Mayu entra a Terrace House durante la stagione Opening New Doors, ambientata a Karuizawa, nella prefettura di Nagano. Ha 23 anni, lavora come modella gravure e viene subito notata per il suo aspetto fisico e per il suo carattere molto espansivo. Non a caso, la puntata che descrive tutto il suo ingresso nel programma si intitola Scollatura peccaminosa. Un titolo, una garanzia. Fin dall'inizio Mayu si presenta come una ragazza dolce, entusiasta e molto diretta. Parla apertamente del suo lavoro e ammette che il suo fisico l'ha aiutata a fare carriera. Dice chiaramente di essere entrata nel programma per trovare l'amore, dopo la fine di una relazione importante avvenuta circa 6 mesi prima. Mayu prova a creare dei rapporti sereni con tutti, ma non ha nemmeno problemi magari a invitare i ragazzi fuori a pranzo o a cena con l'obiettivo di conoscerli. Il primo infatti a interessarle particolarmente è Shion, che però ai tempi era già coinvolto in una relazione semi-sentimentale con Tsubasa, un'altra inquilina del programma. Più avanti quindi entrano Noa Ishikura e Yui Tanaka, figure che diventeranno centrali nelle dinamiche successive che poi hanno a che fare con Mayu. Noa infatti è metà austriaco e metà giapponese, racconta di essere l'erede della compagnia aerea Skymark, mentre Yui è una studentessa universitaria che sogna di lavorare nel wedding planning. Ed è proprio da qui che cambia totalmente la percezione di Mayu all'interno del programma. Sin dalle prime puntate, infatti, i panelist iniziano a descriverla come troppo audace. Molte battute infatti si concentrano sul suo corpo, sul suo entusiasmo, ma anche sulla sua facilità nell'innamorarsi.
Col tempo quindi la narrazione costruita attorno a lei diventa sempre più problematica, perché Mayu viene rappresentata sempre come eccessiva, goffa e quasi caricaturale. Il punto centrale è che comportamenti considerati normali negli altri partecipanti nel suo caso invece vengono letti in modo molto diverso. La sua ricerca dell'amore smette di essere vista come qualcosa di spontaneo e viene trasformata in qualcosa di imbarazzante, in alcuni casi anche di sospetto, soprattutto perché il suo modo di porsi è più diretto e meno contenuto rispetto agli standard comunicativi tipici di Terrace House. Quando Mayu invita Noah a pranzo, la conversazione infatti sembra tranquilla, ma successivamente Noah racconta con gli altri coinquilini maschi di aver percepito in lei un atteggiamento artificiale, come se lei cercasse di adattarsi troppo a quelle che erano le sue risposte. Da quel momento quindi anche i commenti ironici dei panelist iniziano a diventare critiche sempre più esplicite. E quando Noah comincia a mostrare interesse proprio per Yui, Mayu finisce lentamente per assumere il ruolo dell'antagonista, quasi il terzo incomodo che ostacola la coppia. Persino la sua gelosia, che lei esprime in modo molto umano e senza cattiveria, viene raccontata dal programma come qualcosa di destabilizzante. Attraverso il montaggio, musiche, silenzi e inquadrature, la sua presenza viene progressivamente associata a tensioni e disagio. Al contrario, Yui viene spesso rappresentata con immagini più rassicuranti e innocenti, e questa contrapposizione tra le due influenza fortemente il modo in cui il pubblico percepisce entrambe. Alla fine Mayu, dopo 1000 indecisioni e tanto disagio interiore, trova quindi il coraggio di dichiararsi apertamente a Noah, che però chiaramente dice di non essere interessato a lei. Mayu, che era già consapevole della sua risposta prima ancora di riceverla, incassa quindi il rifiuto con maturità e poco dopo decide di lasciare la casa, spiegando di aver capito finalmente di essere riuscita a superare la relazione precedente e quindi di essere pronta ad innamorarsi di nuovo. Ma ragazzi, è qui che emerge un altro aspetto importante, perché Mayu era, o penso lo sia tuttora, una modella gravure, e questa etichetta ha influenzato enormemente il modo in cui è stata percepita e giudicata. Le gravure idol infatti occupano uno spazio molto particolare nella cultura pop giapponese. Sono modelle che posano in modo sensuale, ma mai in modo esplicitamente sessualizzato, mantenendo sempre un'immagine che mescola fascino e innocenza. Il problema è che questo mondo porta con sé anche molti pregiudizi e stereotipi. Le gravure idol vengono spesso idealizzate sul piano estetico, ma allo stesso tempo giudicate superficialmente come poco intelligenti o troppo provocanti, e nel caso di Mayu questa percezione sembra aver influenzato sia gli inquilini della casa sia parte della narrazione del programma, ed è percepibile, si capisce andando avanti proprio con le puntate, perché in alcuni casi alcuni dei coinquilini sono molto duri con lei quando si tratta di criticarla. Il suo perenne entusiasmo è visto come qualcosa che destabilizza, che mette a disagio. E a me personalmente è dispiaciuto, tra l'altro, che il suo percorso sia stato visto per quasi tutta la sua durata in questo modo. Infatti col tempo Mayu viene sempre più isolata. Prima viene sessualizzata e idealizzata per il suo aspetto, poi quando mostra lati più vulnerabili della sua personalità, tutto quello che dice o fa viene reinterpretato in chiave negativa, come se mostrare il proprio on, cioè quello che si prova o si pensa interiormente, venga sempre solo visto come qualcosa di destabilizzante all'interno del gruppo, e questo ovviamente richiama sempre i concetti che abbiamo già spiegato abbondantemente di wa, tatemae e onne. Ogni comportamento di Mayu sembra passare attraverso un filtro che la rende automaticamente quella sbagliata. Quindi tra lei e Yui si crea anche una sorta di conflitto silenzioso, mai apertamente dichiarato, ma percepibile. Sempre secondo il montaggio del programma, le due sembrano quasi come se fossero in perenne conflitto, come se non si sopportassero, e molti spettatori hanno notato come gli equilibri della casa sembra
sembrassero sempre più sbilanciati a favore di Yui. Ed è interessante perché una parte del pubblico non si è affatto riconosciuta nella lettura proposta dal programma e dai panelist, anzi molti utenti online hanno difeso Mayu, sostenendo che fosse stata fraintesa e ridotta ad uno stereotipo che poi non la rappresentava davvero. Secondo diversi spettatori il triangolo con Noah e Yui avrebbe avuto un peso enorme nella decisione di lasciare Terrace House. Alcuni hanno persino interpretato la sua esperienza come una forma di isolamento progressivo, di emarginazione, quasi un bullismo sociale, anche perché Mayu resta nel programma per molto meno tempo rispetto a tanti altri partecipanti. E questo caso ci mostra ancora una volta una cosa fondamentale, ragazzi, che la facciata che in questo caso Terrace House costruisce narrativamente spesso non coincide con quello che invece una parte del pubblico finisce realmente per percepire. Passiamo ora al terzo e ultimo esempio, quello del bacio non consensuale tra Shohei e Seina, uno dei momenti più più bassi e più discussi di Terrace House e forse anche uno dei più famosi, ma non per le ragioni giuste. Di certo. Partiamo proprio dalla Queen, dalla leggenda, perché Seina è la leggenda di Terrace House. Partecipa già alla primissima edizione, quella del 2012, prima ancora che Terrace House arrivasse su Netflix, ed entra nel programma ai tempi con l'obiettivo di trovare l'amore e nel tempo diventa anche una delle figure più iconiche dello show. Durante le prime stagioni vive diverse frequentazioni fino alla relazione con il kickboxer Daiki Miyagi che dura praticamente alcuni anni. Dopo la rottura, Seina torna più volte nel programma come guest star fino a rientrare ufficialmente come coinquilina nell'edizione Opening New Doors, cioè sempre quella ambientata a Karuizawa. Ora ragazzi, Seina è trattata praticamente quasi con reverenza perché è considerata la regina di Terrace House e infatti il suo ingresso è stato accolto con molto entusiasmo non solo da parte degli inquilini ma anche da parte del panel. È elegante, sicura di sé, fa la modella ed è famosa anche per il suo amore per il vino. Per questo, quindi, tutto il suo ritorno nella casa genera subito entusiasmo e curiosità. Tra tutti gli inquilini, quello che rimane più colpito da lei è Shohei. Fin da subito si capisce che prova un forte interesse nei suoi confronti. I due iniziano a frequentarsi, ma Seina appare sempre molto dubbiosa. Non dice mai apertamente di non essere interessata, ma in una conversazione con Mayu e Yui lascia intendere chiaramente che Shohei non corrisponde all'idea di uomo che lei sta cercando. Lo percepisce come troppo timido, insicuro, mentre lei desidera qualcuno che sia più deciso. E noi ragazzi questa frase la dobbiamo interpretare molto bene perché Seina non sta dicendo esattamente quello che pensa. Qui entra in gioco tutta la dinamica del tatemae e dell'aimai di cui abbiamo parlato prima, perché Seina non dice mai chiaramente Shohei non mi piace, che poi è quello che si percepisce e quello che poi lei prova veramente nei suoi confronti. Lo vede magari come un amico, ma è chiaro che non gli piaccia davvero. Però lei ragazzi lo comunica alle sue coinquiline in modo indiretto, attraverso esitazioni, sfumature e mezze frasi. Il problema è che Seina non sa come dirlo a Shohei senza ferire i suoi sentimenti. Poi, in tutto questo marasma di sentimenti che aleggiano nell'aria ma di cui nessuno vuole parlare apertamente, arriva anche la famosa serata del compleanno di Seina. Shohei per l'occasione decide di organizzare una cena e l'atmosfera tra i due sembra molto piacevole. Li vediamo ridere, parlare, sembrano anche molto complici, sempre però mantenendo una certa distanza. E la complicità, ovviamente, questo ci tengo a sottolinearlo, non equivale automaticamente a un interesse romantico. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente perché altrimenti ogni cosa si tradurrebbe in due che si piacciono, quando in realtà non è così. Le relazioni sono molto più sfumate e complesse di come appaiono il 100% delle volte. Infatti la serata continua ed è proprio mentre aspettano il taxi per tornare a casa che praticamente succede tutto. Shohei d'impulso, forse complice anche l'alcol che aveva consumato abbondantemente durante la cena, la bacia senza alcun preavviso.
Un bacio appunto improvviso, intenso, che lascia Seina completamente spiazzata. La sua unica reazione, lo possiamo vedere, è un confuso "Cosa? Cosa ho appena ricevuto? Cosa è accaduto?" Quando Shohei quindi le propone di continuare la serata altrove, Seina decide immediatamente di tornare a casa, ma senza mai arrabbiarsi o farglielo capire chiaramente. E una volta rientrati, la differenza tra i due è evidente e molto palpabile, almeno per il pubblico, perché Shohei appare euforico. Seina invece è molto silenziosa e distante, visibilmente a disagio. Si siede lontano da lui, davanti al camino, con un'espressione che è quasi addolorata. Più tardi, infatti, racconta alle ragazze un dettaglio che il pubblico ancora non conosceva, ovvero che Shohei l'aveva baciata altre 2 volte mentre i due si trovavano in taxi di ritorno a casa, e specifica chiaramente che era sempre stato lui a prendere l'iniziativa. Seina in questo caso non dice mai apertamente "non mi è piaciuto", ma il suo linguaggio del corpo parla praticamente e continuamente per lei, ed è qui che nasce uno degli aspetti più discussi dell'intera vicenda. Un articolo di Decider descrive tutta questa situazione dicendo che il trauma emotivo di Seina si perde praticamente nella traduzione, ed è una frase secondo me molto importante, perché Seina, che fino a quel momento era sempre apparsa sicura di sé, improvvisamente sembra quasi rimpicciolirsi, come se quella sicurezza che l'ha sempre caratterizzata e distinta dagli altri ad un certo punto fosse venuta meno. Il problema, ragazzi, è che in tutta questa storia nessuno sembra cogliere davvero il suo disagio. I panelist notano il suo silenzio, ma lo interpretano come imbarazzo romantico. Tokui, ad esempio, ci scherza anche su, dicendo: キスするぐらいじゃないとちょっとその男として見られてないなっていうののそこを最後にでも一発目の巻き込みがすごかったな。 Tokui, davvero io ti adoro, ti ho adorato in tante occasioni, mi fai sempre molto ridere, ma ti prego, questo perché? Anche Reina e Yu inizialmente percepiscono che qualcosa non va, ma quando scoprono che nel taxi ci sono stati altri baci, concludono superficialmente e, ragazzi, passatemelo, anche ingenuamente, che allora Seina aveva gradito, ignorando completamente il fatto che in uno spazio chiuso come un taxi non puoi semplicemente allontanarti, non puoi scappare, e non è neanche facile denunciare tutto al tassista, sia perché non è facile già in generale per una donna gridare e urlare aiuto, sia perché entrambi fanno parte di un programma. Pensa come ne sarebbero venuti fuori dopo una situazione del genere. E qui, ragazzi, parliamo di un elemento molto particolare della cultura pop giapponese, ovvero l'atto del kabedon. Il kabedon è un cliché romantico molto diffuso negli anime, nei manga e nei drama giapponesi. Il termine nasce infatti dall'unione di kabe, che significa muro, e don, che sarebbe il suono della mano che sbatte contro il muro. È la classica scena in cui una persona blocca l'altra contro una parete per creare tensione romantica tipica degli anime. Ricordiamoci però una cosa fondamentale, che il kabedon, ragazzi, nasce in un contesto che è pura finzione. Negli anime, nei manga e nei drama viene spesso raccontato come un gesto romantico, ma nella realtà può risultare ovviamente invasivo o persino inquietante, perché crea una dinamica di controllo e superiorità fisica verso un'altra persona, di cui non è poi facile liberarsi. Mi ricordo perfettamente la prima volta che vidi Karekano nel 1998, all'epoca ero ancora una bambina, eppure mi ricordo benissimo una scena della puntata 17, la puntata in cui Arima ad un certo punto perde il controllo e spinge Yukino, il suo interesse amoroso, contro il muro con una forza che persino allora mi era sembrata eccessiva. Infatti mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ok, però calmati. Quella scena mi ha fatto riflettere allora e mi fa riflettere ancora oggi, ancora di più, perché l'anime racconta le fragilità emotive del protagonista, ma lo fa in questo caso attraverso un gesto aggressivo che, soprattutto per uno spettatore giovane, può risultare scioccante. E se già nella finzione quella scena mi aveva messa un po' a disagio, immaginate quanto possa esserlo nella realtà. Immaginiamolo. Eppure, ragazzi, il kabedon è diventato
incredibilmente così normalizzato nella cultura pop giapponese che addirittura nel 2022 il governo giapponese lo ha persino inserito all'interno di un documento ufficiale sull'amore e sul matrimonio pubblicato dall'ufficio di gabinetto. Secondo Jun Kobayashi, sociologo dell'Università di Seikei coinvolto nel progetto, l'obiettivo era quello di incoraggiare le persone ad essere meno timide e quindi più sicure nel corteggiamento, ma l'idea ha sollevato da subito moltissime critiche perché quello che funziona in un anime può essere considerato anche romantico, non è detto che sia sempre appropriato nella vita reale. No? Molti critici hanno infatti definito il kabedon come una pratica intimidatoria perché mette una persona in una posizione dominante rispetto all'altra e questa non è una dinamica romantica, è invadere lo spazio personale di qualcuno e impedirgli anche solo psicologicamente di potersi allontanare. Tra le voci infatti più critiche c'è stata quella della modella e presentatrice Suzu Yamanouchi che all'epoca disse: cose come il kabedon si presentano solo nei manga shoujo ed è la presenza di attori belli che lo fanno a far battere il cuore degli spettatori. Se qualcuno che non ti piace nemmeno prova a farti un kabedon nella vita reale, l'unica cosa che sentirai è paura. Sempre più persone commetteranno l'errore di pensare che alle persone piace essere sul lato ricevente di un kabedon. Quando c'è una differenza di potere tra due persone, anche se è qualcuno che ti piace, kabedon può facilmente trasformarsi in una situazione spaventosa. E premettendo questa dichiarazione è importante sottolineare una cosa, ragazzi: un gesto del genere non diventa automaticamente accettabile solo perché è compiuto da una persona che ci piace. Non possiamo mai sapere quali sono le intenzioni dell'altra persona e l'attrazione ovviamente non è mai una garanzia di sicurezza. Anzi, in alcuni contesti può diventare una trappola, perché magari è una persona che ci piace, ma dall'altra parte non ci sono intenzioni sane. Il neurologo Toshiyuki Sawaguchi ha difeso un po' tutta questa situazione sostenendo che pratiche come il kabedon siano tipiche di uomini molto mascolini che magari sono più inclini al ruolo di seduttore che a relazioni serie. Secondo lui, quindi, molte donne rifiuterebbero questi atteggiamenti proprio perché li associano a uomini poco affidabili a livello sentimentale. E qui, ragazzi, io voglio aggiungere una nota personale. Ero indecisa se raccontare questa storia o meno, ma secondo me è una situazione che riflette esattamente il contesto di cui stiamo parlando, perché una volta è successo anche a me. Un uomo a cui a quanto pare piacevo, molto più grande di me, cercò di afferrarmi con forza e provò a baciarmi all'improvviso. Ora, io in quell'occasione sono riuscita a reagire e ad allontanarmi, ma sono comunque rimasta traumatizzata da tutta quella situazione. E anche se quello non era un kabedon in senso stretto, la dinamica era la stessa, quella che appunto vediamo tra Shohei e Seina. L'effetto sorpresa, il contatto imposto, la sensazione di congelarsi per qualche secondo senza nemmeno riuscire a reagire in maniera immediata. Ed è proprio per questo che certe dinamiche non dovrebbero mai essere romanticizzate né normalizzate. È importante quindi sottolineare una cosa in tutta questa situazione, che tra Shohei e Seina non c'è stato un kabedon in senso letterale, ma la dinamica è molto simile. E il problema, ragazzi, è che questa dinamica si ripeterà più volte in altri contesti. Durante, ad esempio, una notte in campeggio in cui c'era anche tutto il gruppo, dopo aver passato del tempo insieme e bevuto qualche birra, Shohei bacia di nuovo Seina, sempre senza il suo consenso, usando quindi la stessa dinamica. Lei questa volta però gli dice chiaramente che non dovrebbero farlo, che nel contesto giapponese già dice tutto perché è un rifiuto molto esplicito. Eppure lui insiste ancora. Ora, anche in questo caso i panelist reagiscono parlando della coppia come qualcosa di romantico e carino, ma quasi nessuno si concentra davvero sul disagio evidente di Seina, perché è chiaro che sta provando disagio, è chiaro che sta facendo qualcosa contro la sua volontà
è chiaro che sta cercando di trattenersi, ma nel frattempo dentro di sé sta scoppiando. Più avanti Shohei decide finalmente di dichiararsi in modo diretto, quindi organizza una scena molto teatrale in cui compra rose, prenota una cappella, invita Sena ad arrivare in questa cappella per confessarle i suoi sentimenti. Ma come prevedibile arriva il rifiuto, e direi finalmente, perché tutta questa situazione era un'agonia anche solo da guardare. Però anche in questa occasione notiamo che Sena non usa mai un no diretto, ma usa comunque delle parole che per il contesto giapponese non lasciano alcun dubbio. Shohei a quel punto incassa il colpo e decide di lasciare il programma, ma prima di andarsene prova ancora una volta a baciarla, e lo fa durante la festa di addio, questa volta proprio davanti a tutti gli altri inquilini. E ancora una volta il disagio di Sena, che c'è ed è evidente, passa nuovamente inosservato anche davanti a tutte quelle persone. Ora, come c'è da immaginare, questa vicenda ha aperto un dibattito molto ampio, perché quella che inizialmente era stata raccontata come la storia di un uomo che non è riuscito a resistere, parole usate dallo stesso Shohei, col tempo ha iniziato ad essere letta in modo completamente diverso. Molti infatti hanno iniziato ad interrogarsi non solo sul consenso implicito di Sena, ma anche sul modo in cui il programma e i panelist abbiano completamente ignorato i suoi segnali di disagio. Il rischio però è che il consenso venga sostituito dall'idea che l'uomo debba comunque provarci in ogni situazione. Alla fine Sena rifiuta Shohei e quindi tutto il loro arco narrativo si conclude così, ma questa storia resta importante perché da una parte abbiamo una dinamica che si è consumata all'interno di un programma che non ha condannato, ma almeno ha reso la situazione gestibile perché è avvenuta sotto i riflettori, mentre dall'altra mostra perfettamente quanto in Terrace House il linguaggio del corpo, i silenzi e i segnali indiretti venissero spesso ignorati o reinterpretati sia dagli inquilini, sia dai panelist, sia dalla narrazione del programma. Per comprendere davvero la storia di Hana Kimura, noi dobbiamo prima fermarci su un concetto molto importante in Giappone, ovvero quello degli Afu, perché una parte di quello che Hana vivrà durante la sua crescita passa proprio da qui. Afu è un termine giapponese derivato dall'inglese half, che significa metà. Viene usato per indicare le persone nate da un genitore giapponese e uno straniero, oppure da famiglie con origini miste. Oggi il termine è molto comune, ma per capire cosa significhi davvero essere Afu in Giappone, noi dobbiamo tornare indietro nel tempo. Per secoli, infatti, il Giappone è stato un paese fortemente isolato dal resto del mondo e questo isolamento ha contribuito a costruire l'idea di una società estremamente omogenea, sia culturalmente che etnicamente. Le cose però iniziano a cambiare soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché con la sconfitta del Giappone e l'occupazione americana aumentano quindi le relazioni tra i cittadini giapponesi e i soldati statunitensi, e con queste relazioni aumentano di conseguenza anche le nascite di bambini Afu. Molte di queste relazioni, però dobbiamo specificarlo, erano clandestine perché i soldati americani trascorrevano lunghi periodi lontano dalle famiglie che ovviamente rimanevano negli Stati Uniti, e spesso quindi durante la loro permanenza si legavano a donne giapponesi che in diversi casi rimanevano anche incinte. Molti di quei bambini poi finirono per essere cresciuti soltanto dalle madri, altri invece vennero affidati agli orfanotrofi, e qui bisogna fare una precisazione molto importante perché ovviamente non tutte queste relazioni erano consensuali. Ancora oggi esistono dibattiti storici molto accesi sulle violenze commesse dai soldati americani contro le donne giapponesi, soprattutto nella zona di Okinawa. Nel corso degli anni almeno 10.000 donne hanno raccontato di aver subito violenze sessuali da parte dei soldati subito dopo la guerra. Alcune testimonianze parlano persino di stupri di massa. Dall'altra parte però, come spesso accade per situazioni come queste, i funzionari dell'esercito americano hanno sostenuto che non esistano
esistevano prove sufficienti per confermare completamente queste accuse ed è ancora oggi molto difficile quindi quantificare il numero reale delle vittime. Molte donne infatti non denunciarono mai, altre invece non poterono farlo e in tanti casi queste donne non vennero credute, anche perché il Giappone dell'epoca era ancora profondamente radicato nei concetti di onore familiare e facciata sociale. In più il paese viveva una situazione di forte subordinazione nei confronti degli Stati Uniti. In ogni caso, consensuali o meno, tantissime donne si ritrovarono sole a crescere questi bambini e molte invece furono costrette a darli in adozione. In alcuni casi i padri statunitensi non li riconoscevano, non solo perché magari avevano una famiglia già negli Stati Uniti, ma anche per motivi razziali. Molte donne giapponesi, così come anche le persone giapponesi in generale, all'epoca venivano considerati inferiori proprio perché non bianchi. E attenzione, questo razzismo ovviamente non arrivava necessariamente dal padre stesso, a volte erano le famiglie statunitensi ad opporsi ai matrimoni misti. Ci sono casi documentati di uomini che erano intenzionati davvero a sposare la propria compagna giapponese, ma che vennero minacciati di diseredazione o costretti dalle famiglie a interrompere la relazione. Ma se pensate che questa cosa fosse soltanto a senso unico, vi sbagliate, perché anche in Giappone ovviamente la situazione era durissima. Infatti dovete sapere che nel dopoguerra molti G-babies, che erano questi bambini nati dall'unione di soldati americani con donne giapponesi, venivano guardati con sospetto e quindi discriminati apertamente dalla società, perché una parte della società giapponese pensava di questi bambini che fossero l'emblema e la rappresentazione fisica della sconfitta del paese, dell'occupazione straniera e in certi casi persino una forma di contaminazione culturale ed etnica. Quindi questi bambini, loro malgrado, venivano considerati impuri, illegittimi, diversi dagli altri e lo stigma colpiva anche le madri. Molte donne venivano giudicate severamente dalle proprie famiglie e dalla comunità, alcune erano state addirittura accusate di aver tradito il paese, altre venivano isolate socialmente o costrette a nascondere la gravidanza. In tanti casi erano proprio le famiglie giapponesi a spingere le donne a dare via i figli, non perché non li amassero, ma perché crescere un bambino AFU nel Giappone del dopoguerra significava esporsi a discriminazioni continue, sia per la madre sia per il bambino. Ed è qui che entra in scena una figura fondamentale che nel suo piccolo e forse direi in realtà nel suo grande ha fatto un'enorme differenza nella storia giapponese dell'epoca, ovvero Miki Sawada. Miki Sawada era la figlia maggiore del barone Isaya Iwasaki e nipote di Iwasaki Yataro, il fondatore della Mitsubishi. Nel 1948 fonda l'Elizabeth Sanders Home, un orfanotrofio cristiano nato proprio per accogliere molti di questi bambini che erano praticamente stati rifiutati dalla società o abbandonati. Il nome della struttura deriva proprio da Elizabeth Sanders, una donna inglese appartenente alla Chiesa Episcopale d'Inghilterra. Prima di morire nel 1946 all'ospedale cattolico internazionale di Meijiro a Tokyo, Elizabeth lascia tutta la sua eredità, circa $170, alla Nippon Seikokai, la chiesa episcopale del Giappone. Fu proprio quel denaro a finanziare la nascita dell'orfanotrofio, perché la struttura aprì ufficialmente nel 1948 con Miki Sawada come direttrice e nei primi anni la situazione economica era così difficile che Miki dovette investire gran parte dei suoi risparmi personali, arrivando persino a vendere alcune proprietà pur di tenere aperta la struttura. Senza però quella donazione iniziale, molto probabilmente il progetto sarebbe fallito. L'Elizabeth Sanders Home divenne infatti uno dei simboli più forti della crisi sociale del dopoguerra giapponese, perché raccontava qualcosa che il paese in quel momento faceva fatica ad accettare, ovvero l'esistenza di migliaia di bambini che non venivano considerati pienamente parte della società. Quella struttura, neanche a dirlo, e fortunatamente esiste ancora oggi. E ho trovato anche un documentario sempre su YouTube dedicato ad alcune persone che sono cresciute lì dentro. Vi giuro, io l'ho guardato e mi ha colpito tantissimo, mi ha fatto anche piangere. Ascoltare le loro storie è davvero devastante, però la cosa bella è che comunque sono storie anche di speranza, in cui senti che questi bambini erano
discriminati e loro ne hanno sentito ovviamente tutto il peso, ma nel buio, grazie a Miki Sawada, sono riusciti a trovare la luce ed è veramente bellissimo. Ora, tornando a noi, con il passare del tempo la situazione degli Afu inizia lentamente a cambiare all'interno della società giapponese. La crescita economica del Giappone, l'influenza occidentale, il lungo periodo di occupazione americana, che ovviamente hanno in un certo senso caratterizzato la struttura stessa della società giapponese contemporanea, trasformano di fatto in maniera profonda il paese. Arrivano nuovi modelli culturali, nuovi standard estetici, ma anche nuovi riferimenti sociali. Così il bambino, che nel dopoguerra veniva visto come impuro, inizia gradualmente ad essere percepito in modo diverso. Tra gli anni 70 e 80 aumentano anche i matrimoni misti, non solo con gli occidentali, ma anche con persone provenienti da altri paesi asiatici, e cresce sempre di più anche il numero di bambini Afu. I media iniziano anche a valorizzarne l'immagine. Molti Afu diventano quindi modelli, attori, cantanti o personaggi televisivi, perché il loro aspetto internazionale viene considerato affascinante e moderno. Ma qui ovviamente emerge una contraddizione molto forte, perché nonostante questa apparente apertura mentale, molti Afu continuano comunque a vivere discriminazioni profonde. Diversi studi infatti mostrano che tante persone Afu faticano a sentirsi completamente accettate sia nella società giapponese sia in quella del genitore straniero, e quella sensazione di non appartenere davvero a nessuno dei due mondi. Quindi di conseguenza queste persone spesso finiscono per sentirsi né carne né pesce, ed è una sensazione che nel tempo può avere effetti anche molto pesanti sulla salute mentale. C'è da dire che però con il cambio generazionale la società giapponese è diventata più aperta verso gli Afu. Oggi ce ne sono molti di più rispetto al passato e non vengono più percepiti automaticamente come uno stigma sociale, anzi in certi contesti accade persino il contrario. Molti giapponesi vedono gli Afu come diversi, ma non sempre in senso negativo, cioè spesso vengono considerati affascinanti, internazionali, persino invidiati per il loro aspetto fisico. E questa immagine viene alimentata continuamente dai media, come dicevamo prima, dalla moda, dalla televisione e in parte anche da programmi come Terrace House, perché da una parte tutto questo ha contribuito a ridurre molte discriminazioni sociali, ma dall'altra ovviamente non significa in maniera automatica che i problemi siano spariti, e su questo ci torneremo. Ora, ovviamente il discorso sugli Afu sarebbe enorme, come tanti dei discorsi che abbiamo fatto fino ad ora, perché esistono differenze molto forti tra, ad esempio, Afu metà occidentali, quelli di metà di discendenza africana e quelli che invece sono metà asiatici. A noi per questo contesto specifico serve osservare soprattutto il fenomeno generale, perché il bullismo e la discriminazione restano elementi centrali in questa storia e noi dobbiamo parlare proprio di questo. Infatti all'interno di una delle ricerche che ho trovato si analizza il modo in cui la popolazione giapponese percepisce gli Afu in base alla nazionalità del genitore straniero, e io mi sono concentrata soprattutto sulla percezione delle persone metà filippine, perché Ana era per metà filippina, ed è emerso un dato molto interessante, perché gli Afu che sono metà occidentali vengono spesso percepiti in modo più positivo, perché il genitore straniero viene associato a ruoli sociali prestigiosi, magari possono essere professori universitari, manager, professionisti di alto livello, persone che arrivavano in Giappone con uno status sociale già elevato. Diversa invece è la situazione per molti immigrati asiatici o brasiliani, quelli che sono arrivati soprattutto durante il boom economico giapponese, quindi parliamo degli anni 90, quando il paese aveva bisogno di manodopera e così decise di ampliare le proprie leggi sull'immigrazione per ricevere questo aiuto dall'esterno, dato che con la sua manodopera nazionale non riusciva a soddisfare la domanda. Molti di questi stranieri svolgevano lavori manuali o operai, e questo inevitabilmente ha influenzato anche il modo in cui venivano percepiti dalla società. Secondo questo studio, quindi, un bambino nato, ad esempio, da una coppia giapponese-filippina non avrebbe avuto lo stesso trattamento sociale, lo stesso status e le stesse risorse di un bambino nato da una coppia giapponese-americana o giapponese-inglese o giapponese-europea.
in generale. E ovviamente non è soltanto una questione di natura economica, perché c'entra anche tutto il peso storico e culturale del paese straniero in questione. Dal secondo dopoguerra in poi il Giappone ha subito una fortissima influenza americana, ma ancora prima, già nel periodo Meiji, l'Occidente veniva visto come un modello di progresso, di tecnologia, cultura, stile di vita, insomma un modello a cui aspirare, qualcosa da raggiungere. Mentre dall'altra parte con paesi come Cina, Corea o Filippine il rapporto storico è sempre stato molto più problematico e complesso, perché il loro percorso è stato segnato da secoli di tensioni, conflitti e pregiudizi reciproci che hanno lasciato segni profondi. Infatti, quando negli anni 90 il Giappone inizia ad avere bisogno di lavoratori stranieri, molti immigrati provenienti da questi paesi finirono inevitabilmente ad occupare lavori considerati di basso status sociale, e il pregiudizio purtroppo tende sempre a sedimentarsi. Molti AFU di origine coreana, filippina o brasiliana ancora oggi fanno fatica ad essere completamente accettati senza subire discriminazioni, nonostante comunque nel tempo la percezione sociale dei loro paesi sia profondamente cambiata a livello internazionale, e questo nonostante anche in alcuni casi le loro famiglie vivano in Giappone ormai da generazioni. Nel caso delle Filippine poi emerge un altro elemento molto delicato, perché negli anni 90 molte donne filippine arrivarono in Giappone con la promessa di diventare modelle o lavorare nel mondo dello spettacolo, ma come è inevitabile in tanti casi, succede anche da noi in Europa, tante di loro finirono invece intrappolate in reti di prostituzione o nel lavoro dei club e degli host bar. E questo di conseguenza ha alimentato stereotipi molto forti che in parte esistono ancora oggi. A questo proposito infatti ho trovato anche il racconto di un ragazzo metà giapponese e metà asiatico che parlava apertamente della propria esperienza scolastica da AFU. Ad un certo punto infatti lui racconta che lui e le sue sorelle arrivarono persino a desiderare che la madre fosse caucasica, perché pensavano che la loro vita sarebbe stata diversa, meno segnata dal bullismo. E questo ovviamente dice tantissimo, perché l'aspetto esotico degli AFU nippo occidentali viene spesso considerato un vantaggio. Chi invece è AFU metà giapponese e metà asiatico spesso vive una realtà completamente diversa, una realtà fatta di bullismo, discriminazione, esclusione, essere costantemente guardati dall'alto in basso, e tutto questo può inevitabilmente lasciare segni molto profondi sia nella vita personale sia nella salute mentale del soggetto in questione. C'è però una cosa importante da dire, che nemmeno gli AFU euroasiatici vivono sempre una situazione ideale. Anche il ragazzo del blog, ad esempio, lo sottolinea chiaramente. Molti di loro vengono valorizzati nella moda, nello spettacolo, nel mondo dell'intrattenimento, come dicevamo prima, proprio perché hanno un aspetto particolare, ma le difficoltà emergono soprattutto nel momento in cui queste persone cercano lavori considerati più comuni, perché quei tratti non giapponesi così evidenti continuano comunque a renderli diversi. Ed è qui che emerge un altro paradosso, perché molti AFU asiatici invece possono persino provare a passare per giapponesi perché i loro tratti fisici, che sono simili, ovviamente per fattezze, non rivelano immediatamente le loro origini, ma in generale resta il problema. Anche quando gli AFU sono nati e cresciuti in Giappone, parlano giapponese come lingua madre, hanno vissuto lì tutta la loro vita, continuano spesso ad essere percepiti come meno giapponesi. In molte aziende, ad esempio, tutt'oggi i datori di lavoro preferiscono ancora assumere persone considerate giapponesi al 100%, soprattutto per ruoli a contatto con il pubblico. E ragazzi, è assurdo se ci pensate, perché queste persone sono giapponesi, lo sono al 100%, sono nate lì, sono cresciute lì, hanno vissuto lì tutta la loro vita, eppure quel lato straniero rimane appiccicato addosso come un'etichetta, come qualcosa che continua costantemente a distinguerli dagli altri, ed è secondo me una realtà piuttosto triste, non solo in Giappone ovviamente, ma in Giappone questo fenomeno è molto più marcato, anche perché gli AFU rappresentano ancora una minoranza. E ragazzi, lo abbiamo ripetuto spesso, in una società che è fortemente legata al senso di appartenenza collettiva e all'omogeneità sociale, tutto quello che viene percepito come diverso rischia inevitabilmente di creare distanza. Ora, ovviamente, fatta tutta questa enorme premessa storica e sociale, prendiamo tutto questo bagaglio di informazioni e teniamolo da parte, perché ci servirà per capire tanto della storia e della personalità di Hana Kimura.
Hana Kimura nasce il 3 settembre 1997 a Yokohama, la città più grande del Giappone, nella prefettura di Kanagawa. È figlia di Kyoko Kimura, wrestler molto famosa nel panorama giapponese, e di padre filippino, di cui però si conoscono pochissimi dettagli. Sappiamo soltanto che i due, quindi sua madre e suo padre, si separano quando Hana ha circa 1 anno di età e che il padre non avrà mai un ruolo realmente presente nella sua crescita. Hana quindi cresce quasi esclusivamente con la madre, che più avanti si risposerà con un uomo giapponese, e da quello che emerge Hana vive un'infanzia tutto sommato serena, con una madre molto affettuosa, presente e profondamente legata a lei. Tuttavia la sua condizione di Afu, quindi di ragazza giapponese di origini miste, la porta fin da piccola a subire episodi di bullismo a scuola, ed è facile quindi intuire come in un Giappone ancora molto omogeneo dal punto di vista etnico e culturale le sue origini abbiano influito su questo tipo di discriminazione. Sin da bambina Hana decide di seguire le orme della madre e si avvicina anche lei al mondo del wrestling. A soli 7 anni partecipa già ad un match simbolico insieme a Kyoko, entrando per la prima volta nell'ambiente del wrestling professionistico giapponese. Ma la sua vera carriera inizierà anni dopo. Nel 2010 comincia ad allenarsi nella federazione Wrestle One sotto la guida del wrestler e attore Akira Nogami. Debutta poi ufficialmente nel 2016 e nello stesso anno conquista il JWP Junior Championship. Sempre nel 2016 entra anche nella World Wonder Ring Stardom, una delle federazioni femminili più importanti del Giappone. Ed è proprio lì che Hana inizia a costruire il personaggio che poi la renderà famosa sul ring. Entra infatti nella fazione Oedo Tai, il gruppo dei cattivi, quello considerato cattivo, fondato proprio dalla madre Kyoko. Nel wrestling, infatti, per chi non bazzica questo mondo, esistono delle vere e proprie storyline, rivalità, tradimenti, cambi di alleanze e continui colpi di scena che sono costruiti per intrattenere il pubblico, e Hana in questo contesto riesce praticamente a muoversi perfettamente all'interno di tutto questo sistema narrativo. Sul ring infatti appare sempre combattiva, esuberante, molto sicura di sé. Nel corso della carriera passa più volte da fazioni considerate buone a fazioni considerate cattive, arrivando persino a tradire il proprio gruppo per poi fare successivamente il percorso inverso. Quindi questo mostra quanto il suo personaggio fosse estremamente camaleontico e costruito anche per adattarsi continuamente a quelle che erano le esigenze narrative dello spettacolo. Nel 2018 Hana entra anche alla Ring of Honor negli Stati Uniti, una delle competizioni più importanti del wrestling internazionale. Nel 2019 entra ufficialmente nella Stardom e diventa leader della Tokyo Cyber Squad, conquistando quindi diversi titoli importanti, tra cui il 5-Star GP del 2019. Nel 2020 Hana combatte anche al Wrestle Kingdom al Tokyo Dome, in quello che rappresenta il primo match femminile disputato lì dopo quasi 20 anni. Nonostante infatti la sconfitta, quell'evento comunque rappresenta una pietra miliare per la sua carriera, perché erano presenti oltre 40.000 spettatori e questo gli avrebbe dato, anche a livello di prospettive future, una visibilità enorme. E penso, ragazzi, che sia importantissimo raccontare questa parte della sua vita, anzi dovremmo dire ancora tante altre cose su di lei, ma purtroppo dobbiamo riassumere perché altrimenti il video diventerebbe lunghissimo, perché io penso che troppo spesso Hana venga ricordata soltanto per la tragedia che purtroppo l'ha caratterizzata nelle sue fasi finali, ma prima di tutto questo dobbiamo sempre ricordare che Hana era una ragazza giovanissima con una carriera promettente, tantissimo talento e una vita ancora tutta davanti. Nel settembre del 2019 Hana entra anche ufficialmente come coinquilina di Terrace House nell'edizione Tokyo 2019-2020. Il suo ingresso infatti è molto spontaneo e genuino, la vediamo entrare emozionata, felicissima di essere lì, quasi cerca di trattenere tutto l'entusiasmo che vorrebbe sprigionare senza filtri. Con le sue treccine rosa, il suo stile fuori dagli schemi e la sua energia, Hana si distingue subito da tutte le ragazze che erano passate nel programma fino a quel momento, perché Hana non era una modella o un'aspirante influencer come molte delle partecipanti delle stagioni precedenti. Hana era una wrestler e questa cosa incuriosisce immediatamente tutti gli altri inquilini, anche perché il contrasto tra la Hana del ring e l'Hana reale
è fortissimo. Infatti quando pensiamo al wrestling ci viene subito in mente personaggi molto aggressivi, esagerati, molto sicuri di loro, e sul ring Ana appariva esattamente così, era energica, carismatica, combattiva, ma nella vita reale Ana era completamente diversa. Ana era una ragazza molto timida, per certi versi anche insicura, ma allo stesso tempo estremamente dolce, e questo lato emerge continuamente durante tutta la sua permanenza a Terrace House. Nonostante resti nel programma per circa 22 episodi prima della tragedia, si percepisce chiaramente che dietro quel personaggio pubblico ci fosse semplicemente una ragazza poco più che ventenne, una ragazza che come tante persone della sua età viveva momenti di fragilità, di insicurezza e di continua ricerca di approvazione. E in fondo non ci sarebbe neanche da dirlo, però noi lo diciamo comunque, i 20 anni sono proprio questo, è il momento in cui si lascia alle spalle l'adolescenza, il momento in cui si entra davvero nell'età adulta con tutte le responsabilità, le paure e le incertezze che ovviamente questo comporta. Da una parte senti di avere il mondo in mano perché hai ancora una vita davanti a te, dall'altra però tutto questo fa anche paura. Ana entra nel programma con due obiettivi che sono molto semplici. Da una parte quello di promuoversi e farsi conoscere dal grande pubblico, con l'obiettivo anche di abbattere definitivamente tutti i cliché e gli stereotipi legati alla donna wrestler che sono ancora molto forti nei confronti di questo mondo. E poi anche quello di trovare il primo vero amore. Lei stessa racconta di non aver mai provato quella sensazione e quindi spera che Terrace House possa aiutarla in questo senso, possa aiutare a vivere questa sensazione dell'innamoramento. Fin da subito il pubblico si affeziona molto a lei, viene vista quasi come l'anima pura della casa, la ragazza che arrossisce davanti al ragazzo che le piace, che si nasconde dietro il cuscino del divano per non far vedere quanto sia emozionata, e quel ragazzo che attira subito la sua attenzione è Ryo Tawatari, giocatore professionista di basket. Ana si innamora quasi subito di lui e prova più volte ad avvicinarlo, ma senza successo. Perché nel frattempo Ryo, che era già coinquilino da più tempo rispetto a lei, sembra interessato anche ad Emika Mizukoshi. Ed è infatti qui che iniziano ad emergere alcune dinamiche molto particolari di questa stagione, perché ad un certo punto Ryo ed Emika tornano a casa molto tardi dopo un'uscita insieme, senza però spiegare bene dove siano stati. Nasce così poi quello che viene chiamato l'incidente degli orecchini, perché Emika racconta di aver perso questi orecchini che stava indossando quella sera, e online iniziano subito tutte le speculazioni sul fatto che i due, cioè Emika e Ryo, possano essere stati in un love hotel. Ora, in generale, questa stagione di Terrace House sembra molto diversa dalle precedenti, perché online si inizia a percepire e a parlare di dinamiche più spinte, relazioni nate dietro le quinte, atteggiamenti meno contenuti rispetto al passato, e Ana vive tutta questa situazione molto male, perché lei spesso cerca di nascondere il disagio, magari restando in silenzio con il telefono in mano per evitare di mostrare apertamente le sue emozioni, ma il fastidio si percepisce ed è molto evidente. Tra lei ed Emika infatti nascono delle incomprensioni che sono sempre più evidenti, perché Ana accusa Emika di essere troppo ambigua nel suo rapporto con Ryo e Ruka, un altro inquilino della casa. Emika invece sostiene di credere semplicemente nell'amicizia tra uomo e donna e quindi di non doversi giustificare per il proprio comportamento. Le due infatti provano a chiarirsi, ma la sensazione è che il conflitto resti in sospeso, anche se successivamente pare che le due sembrano ritrovare un certo equilibrio e quindi riavvicinarsi. Poi nel frattempo alcuni inquilini vanno via e ne arrivano degli altri, tra cui Tupas, Kai e Vivi. E con Vivi si ripete una dinamica molto simile a quella che era stata vista con Emika, perché anche Vivi si avvicina ad un certo punto a Ryo. Il problema, ragazzi, è che il programma sembra iniziare a costruire Ana sempre di più attorno a questa tensione romantica. Ogni scena, ogni montaggio, ogni inquadratura sembra tutto enfatizzare la sua gelosia, il suo disagio e tutta la sua vulnerabilità. Eppure ci sono anche tanti momenti belli che caratterizzano Ana, ma che purtroppo passano in secondo piano, quando ad esempio Ryo si infortuna e Ana cerca continuamente di sostenerlo, gli dice che per lei lui resta un supereroe anche nei suoi momenti di fragilità, ed è una scena molto importante perché veramente mostra quanto Ana fosse profondamente empatica con le persone a cui voleva bene. Non tutti però
a queste scene reagiscono positivamente, perché alcuni dei panelist criticano persino il modo in cui Ana decide di confessare i propri sentimenti a Rio, sostenendo che lei abbia scelto un momento di debolezza dell'uomo per cercare di avvicinarlo a sé, perché Ana infatti decide di confessare i suoi sentimenti a Rio proprio quando l'uomo si era infortunato ed era emotivamente più fragile. Ma la verità, ragazzi, è che Ana stava semplicemente cercando di mettersi in gioco, cioè lei stessa racconta più avanti di essere entrata nel programma per crescere come persona, ma capire anche quanto fosse matura nel modo di vivere le sue relazioni sentimentali. Col tempo però quella pressione inizia a diventare sempre più pesante, perché Rio purtroppo si allontana gradualmente da lei, si avvicina sempre di più a Vivi e Ana, pur capendo probabilmente la situazione, continua comunque a provarci. Con Vivi nasce una sorta di competizione silenziosa, ma le due non arriveranno mai a scontrarsi apertamente, anzi in diversi momenti sembrano persino mantenere un rapporto sincero da coinquiline, e questo, ragazzi, va sottolineato perché si vede tantissimo anche nelle foto all'interno dei loro profili Instagram. Tutte e tre le ragazze, quindi parliamo di Vivi, Emika e Ana, erano molto unite, si vede, si scattavano tantissimi selfie insieme, condividevano tanti momenti gioiosi, ma questo non nel programma, lo vediamo poco e niente. Quando Rio chiama Ana per dirle che non tornerà a casa dopo uno spettacolo teatrale a cui era stato insieme ad un amico perché andrà a cena con lui, Ana ci rimane malissimo, perché il giorno prima, parlandone, lo aveva invitato ad uscire insieme dopo lo spettacolo e quindi lo stava aspettando a casa. È un chiaro modo di Rio di declinare l'invito senza essere esplicitamente diretto nei suoi confronti, in un richiamo all'uso dell'ai mai. Ana però non riesce a nascondere la sua tristezza, la sua delusione, e così noi la vediamo andare in camera da Vivi e da Emika per sfogarsi. Vivi in questo caso quindi l'abbraccia e prova a tirarle su il morale. Prima di parlare di tutta la dinamica che poi ha ruotato attorno all'incidente del costume, noi dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché dobbiamo raccontare una dinamica che non è principalmente intrecciata con la storia di Ana, ma che rappresenta un enorme red flag, quella sì che avrebbe già dovuto essere vista come una grandissima red flag, perché veramente è emblematico di quello che da lì a poche puntate succederà poi con Ana. Nell'episodio 32 succede infatti qualcosa di molto importante. Emika, Tupas e Ana si trovano all'interno della playroom, una stanza particolare, diciamo la stanza ricreativa della casa, in cui spesso appunto la produzione mette a disposizione videogiochi, televisione, in modo da poter far passare del tempo agli inquilini, ma anche un luogo diciamo un po' più appartato dove magari creare situazioni più romantiche. In questa puntata infatti i tre sono all'interno della playroom a guardare insieme le nuove puntate appena uscite di Terrace House, e questa scena, ragazzi, è fondamentale perché per la prima volta vediamo i partecipanti di quell'edizione confrontarsi direttamente con l'immagine che il programma stava costruendo di loro davanti a milioni di spettatori. Infatti, come vi dicevo prima, non stanno semplicemente guardando la TV, stanno guardando se stessi trasformati in personaggi. Durante la puntata viene infatti mostrato il confronto tra Ana ed Emika legato proprio a Rio. Ana dice apertamente di percepire Emika come una persona poco empatica, perché secondo lei durante la loro conversazione Emika continuava ad interromperla spesso ripetendo che tra lei e Rio non ci fosse nulla, senza però davvero ascoltare quello che Ana stava cercando di dirle, di esprimere. Subito dopo arriva anche la scena del famoso incidente degli orecchini, e qui entra in gioco un elemento centrale di Terrace House, ovvero il montaggio, perché il programma costruisce quella scena in modo molto preciso. Emika appare quasi soddisfatta, sicura di sé, quasi provocatoria. La sensazione che passa infatti è quella di una ragazza che dopo la discussione con Ana voglia volutamente sbatterle in faccia il fatto di essere uscita con Rio, come se si stesse impelagando in una sorta di rivalsa emotiva, e tutta questa interpretazione viene rafforzata ancora di più dai commenti dei panelist, perché molti di loro leggono tutta la scena
esattamente in questo modo. Secondo alcuni commentatori l'atteggiamento di Emika è stato molto imbarazzante, poco elegante e persino crudele. Queste parole, ragazzi, scatenano una reazione che cambia completamente il tono della scena principale, ovvero quella dei tre che si trovano all'interno della playroom e stanno guardando quelle scene. Emika, ragazzi, neanche a dirlo, è sconvolta ed esce dalla stanza. La vediamo nell'inquadratura successiva che si trova all'ingresso principale, quello esterno della casa, seduta su una fioriera, che praticamente parla al telefono con qualcuno piangendo. Ora, noi non sappiamo chi ci fosse dall'altra parte del telefono, probabilmente era sua madre o qualcuno di vicino a lei, magari un parente, un amico, comunque non lo sappiamo e non lo sapremo mai, e forse anche meglio così. Ma questa scena è emblematica per alcune parole molto pesanti che vengono pronunciate proprio per l'occasione da Emika. Emika infatti dice chiaramente di non essersi mai sentita così male in vita sua, che forse aveva sbagliato ad entrare nel programma e che stare lì era diventato straziante. Usa proprio questa parola, e riguardando oggi quella scena, sapendo poi quello che succederà più avanti con Hana, è impossibile non vedere questo momento come un primo vero segnale del peso psicologico che Terrace House stava avendo sui partecipanti, perché questa scena ci mostra una cosa molto importante, ovvero l'impatto emotivo dell'esposizione pubblica che in quel momento non stava colpendo soltanto Hana. Anche altri membri del cast stavano iniziando a crollare sotto il peso del giudizio online, del montaggio televisivo e della pressione sociale generata dal programma. La reazione dei panelist però è totalmente controcorrente con quello che è il mood all'interno della casa, perché non tiene conto di questo aspetto emotivo, di questa fragilità psicologica, ed è molto dura, in alcuni momenti persino brutale, mi viene da dire. Alcuni di loro riprendono alcune critiche che Emika aveva mosso in passato nei confronti di Rio, per esempio quando lei aveva fatto notare che lui si lamentava continuamente dei piatti sporchi e della poca collaborazione in casa, ma poi era uno di quelli che aiutava meno nelle faccende domestiche. Gli altri coinquilini, dopo quella osservazione fatta proprio da Rio, avevano iniziato ad impegnarsi di più nella pulizia della casa. Rio invece tra allenamenti e partite contribuiva molto poco, anche quando era presente. Emika aveva anche insinuato nella sua critica che Rio sembrasse più interessato ad utilizzare Terrace House per promuovere la propria immagine pubblica che per vivere davvero un percorso sentimentale o per mettersi in gioco, soprattutto durante il triangolo con Hana e Vivi. Il suo atteggiamento era stato visto infatti da Emika come estremamente ambiguo, come se cercasse continuamente di evitare qualunque situazione potesse compromettere la sua reputazione davanti al pubblico, ed è qui che avviene tutto il ribaltamento della situazione, perché quando Emika scoppia a piangere e dice di stare male per quello che stava vivendo dentro e fuori dal programma, alcuni panelist usano proprio le sue critiche, quelle che lei aveva mosso a Rio, per delegittimare la sua sofferenza, perché il ragionamento implicito, ragazzi, è più o meno questo: se sei stata tu la prima a parlare male degli altri, allora non ti puoi lamentare quando il pubblico critica te, ed è una lettura molto problematica. Diciamocelo, perché il programma finisce quasi per suggerire che essere bersagliati online sia una conseguenza naturale e meritata dell'aver espresso opinioni scomode sugli altri membri della casa. In certi momenti quindi si percepisce anche una forte difesa del programma stesso, come se il fatto che Emika stesse dicendo apertamente "questo posto mi sta facendo stare male" avesse messo alcuni commentatori sulla difensiva. Ora, ovviamente ci tengo a ribadire che non tutti reagiscono allo stesso modo, alcuni panelist hanno anche mostrato empatia nei suoi confronti, ma altri arrivano a fare osservazioni che sono molto fuori luogo e dicono tanto della mentalità dello show. Uno di loro dice apertamente questa frase: "Cosa si aspettava dopo aver parlato così male di Rio?" Oppure: "Se critichi le persone, allora devi aspettarti delle conseguenze." E il problema, ragazzi, è che questo tipo di narrazione è problematica, come dicevamo prima, perché normalizza il linciaggio pubblico. Far notare atteggiamenti ambigui o comportamenti poco collaborativi viene quasi trattato come una giustificazione valida per essere massacrati online, e va da sé che, se dovessimo cominciare a normalizzare questi comportamenti e a giustificarli, abbiamo un grosso problema. A quel punto si potrebbe sdoganare qualsiasi comportamento lesivo e nocivo, come appunto il cyberbullismo,
il doxing, il revenge porn, solo per nominarne alcuni. Non ha senso questo ragionamento. Comunque il giorno dopo Emika parla con Tupas e lo ringrazia per averle dato supporto. Dice che se non fosse entrata nel programma probabilmente non avrebbe mai scoperto alcuni lati di se stessa, ma soprattutto racconta che dopo la messa in onda dell'episodio i suoi account social erano diventati un caos. E questo è l'enorme red flag in tutta questa situazione, oltre che normalizzare certi comportamenti. È un dettaglio fondamentale, ragazzi, che dobbiamo tenere a mente, perché mostra chiaramente quanto Terrace House e i social media fossero ormai diventati inseparabili. Il programma non finiva più con la puntata, continuava online, nei commenti, su Twitter, su Instagram, nei messaggi privati, ed è lì che la pressione appunto diventava costante. Questo fa anche capire quanto tossico fosse poi diventato il rapporto tra la produzione e i social media, tra i fan e gli inquilini della casa. Poco dopo infatti Emika decide di lasciare la casa, ne parla con le altre ragazze e successivamente la vediamo uscire con Tupas per un appuntamento, ma anche questo momento viene interpretato in modo sospetto da parte dei panelist. Secondo alcuni di loro Emika non sarebbe davvero interessata a Tupas, starebbe semplicemente cercando di ripulire la propria immagine davanti al pubblico dopo essersi resa conto di essere stata percepita negativamente. Ed è infatti da questo episodio che online comincia ad emergere continuamente un termine molto importante nonché offensivo, ovvero quello dello slut shaming. Facendo ricerche su Reddit infatti ho trovato tantissime discussioni legate proprio ad Emika e questa parola compariva ovunque. Io stessa sono andata a cercarne il significato perché conoscevo ovviamente il fenomeno, ma non sapevo esistesse un termine specifico per definirlo. Si tratta di un neologismo nato in Nord America, introdotto soprattutto in ambienti femministi per descrivere un comportamento preciso, ovvero quello di etichettare una persona, molto spesso una donna, come sgualdrina. Ed è importante chiarire che questo fenomeno non riguarda ovviamente soltanto le donne, perché molte vittime sono anche uomini, ragazzi, alcuni anche adolescenti, ma statisticamente le donne restano tra le più colpite e allo stesso modo non è detto che i responsabili siano sempre soltanto uomini, perché anche molte donne contribuiscono a questo tipo di violenza sociale. Il termine significa letteralmente umiliazione da sgualdrina o stigma della puttana. E il suo obiettivo è creare vergogna, isolamento e umiliazione nella vittima. La persona colpita infatti finisce per sentirsi sporca, inferiore, sbagliata, fino quasi a convincersi di meritare il trattamento che sta ricevendo. Ed è qui che il fenomeno diventa pericoloso, perché lo slut shaming non è soltanto un insulto, diventa uno strumento di controllo sociale. La vittima viene associata ad un'immagine moralmente degradata e da quel momento tutto quello che fa viene percepito, reinterpretato attraverso quel filtro, ed è esattamente quello che sembra succedere ad Emika. I panelist, soprattutto Yama-chan, insistono continuamente nel dipingerla come manipolatrice, vendicatrice e calcolatrice. L'episodio degli orecchini viene trattato quasi come la prova definitiva del fatto che Emika volesse ferire Hana intenzionalmente. È inevitabile che poi questo modo di pensare influisca anche il pubblico, perché molte persone iniziano a leggere ogni sua azione attraverso la narrativa costruita dal programma e rafforzata dai commenti dei panelist. Persino il suo avvicinamento a Tupas, ad esempio, viene visto con sospetto, perché secondo Yama-chan Emika starebbe semplicemente cercando di ripulire la sua immagine che ormai era compromessa, ma questo perché diciamo lei voleva in un qualche modo associarsi a Tupas, che invece serbava all'interno del programma un'immagine un po' più pulita, più aulica rispetto a lei. Fortunatamente però online non tutti sono d'accordo con questa versione, perché molti utenti sostengono invece che Emika abbia semplicemente trovato in Tupas una persona gentile, presente e capace di poterla sostenere in un momento emotivo molto difficile, e anche se tra loro poi alla fine non nascerà una relazione, secondo molti questo non significa che il loro rapporto fosse falso. Non tutto deve necessariamente trasformarsi in una storia d'amore. Certo, resta
la parte più problematica, ovvero che una parte del pubblico rimarrà sempre convinta del fatto che Emika abbia costruito un'immagine più dolce e vulnerabile nel tentativo di riabilitarsi davanti agli spettatori, anche a costo, secondo alcuni, di usare inconsapevolmente Tupas per migliorare la percezione pubblica che ormai si era creata attorno a lei. Kai Kobayashi è un 25enne comico stand-up nippo-americano, figlio di madre statunitense. Entra infatti nella casa di Terrace House sempre nell'edizione Tokyo 2019-2020 a partire dall'episodio 20. Nato in Malesia e cresciuto tra diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, in cui ha vissuto in Arizona, Kai si unisce al cast con l'obiettivo di guadagnare visibilità e portare avanti quindi la sua carriera artistica, sognando quindi di diventare un comico professionista e un giorno quindi di trasferirsi anche a New York. Il suo ingresso porta freschezza e curiosità tra i coinquilini, grazie anche al suo stile umoristico, alla sua personalità autentica e al suo approccio aperto e sensibile alla vita. Con Hana Kimura infatti Kai dimostra subito una particolare attenzione e anche un particolare supporto, perché spesso lui si impegna ad ascoltarla, a lenire il suo dolore, soprattutto dopo la delusione amorosa che Hana aveva avuto con Ryo, mostrando quindi nei confronti della ragazza molta pazienza e anche molta empatia. Il loro rapporto infatti si sviluppa in modo dolce e comprensivo, sbocciando in una vera amicizia, ma nel tempo purtroppo qualcosa cambia. Con il passare delle puntate tra Hana e Kai sembrava ad un certo punto che stesse nascendo qualcosa di sincero, ed è importante capire l'evoluzione di questo rapporto, perché quello che succederà dopo non nasce all'improvviso, nasce da un percorso e da aspettative emotive molto forti che lentamente iniziano a crollare. Nella puntata 35 Kai trova finalmente il coraggio di confessare ad Hana di provare qualcosa per lei, ed è una scena veramente molto toccante da guardare, perché i due sono da soli insieme e Hana con quella confessione sembra cambiare completamente atteggiamento, ride per l'imbarazzo, si copre il viso, quasi non riesce a sostenere quel momento, è molto timida ma anche molto dolce. Alla fine ammette anche lei di provare dei sentimenti nei confronti di Kai, anche se non si sbilancia più di tanto, perché lei vuole capire di più su quello che prova realmente. In quel periodo i due avevano già avuto un appuntamento insieme all'interno di una sala con i trampolini e durante quell'occasione si erano divertiti tantissimo, sembravano davvero trovarsi bene insieme. Infatti è proprio grazie a quell'uscita che Kai capisce di provare qualcosa per lei e le chiede quali siano i posti in cui le piacerebbe andare con lui. Hana gli parla di tanti posti, ma soprattutto lei gli dice che vorrebbe andare a visitare l'acquario di Kyoto e dice chiaramente che vorrebbe andarci proprio insieme a lui. Nell'episodio 36 Kai decide di rasarsi i capelli e sarà proprio Hana a rasarglieli. Ora, questo è un dettaglio che apparentemente è piccolo e insignificante e sicuramente non c'entra niente con la storia, ma sembra figurativamente segnare una fase diversa di quello che poi sarà il loro percorso da quel momento in poi, e tra poco vedremo anche perché. Nell'episodio 37 infatti intorno al minuto 25 c'è una conversazione molto importante tra Hana e Kai, ed è probabilmente uno dei motivi che ci fa capire meglio perché poco dopo il loro rapporto finirà per esplodere completamente. In quel periodo Kai infatti stava cercando di avvicinarsi sempre di più ad Hana, vuole portarla all'acquario di Kyoto perché lei appunto gli aveva detto chiaramente che era uno dei posti in cui sarebbe voluta andare con lui. Però Kai ha un problema, e non è un problema da poco. Kai sostanzialmente è al verde, non ha abbastanza soldi per organizzare il viaggio, ed è qui che entra in scena un altro inquilino della casa, ovvero Nino, da tutti chiamato Boss. Nino è un CEO di un'azienda che ha fondato lui e rispetto a Kai ha tanti soldi, comunque sta molto bene, e quindi durante questa conversazione tra i due Nino si offre praticamente di pagare tutto pur di aiutare Kai a realizzare questo obiettivo. Ma non solo, perché Nino decide anche di partecipare al viaggio insieme a Yume, che in quel momento è il suo interesse amoroso nella casa. Così decide di prenotare persino un B&B per tutti e quattro per poter stare a Kyoto 3 giorni. Quello che quindi doveva essere un'uscita romantica tra Hana e Kai si trasforma di fatto in una trasferta di gruppo, ed è proprio durante questo viaggio che iniziano ad emergere le vere incompatibilità tra loro, perché durante una conversazione molto intima Kai cerca di capire cosa provi davvero Hana
Ana nei suoi confronti, ma nel frattempo si apre anche emotivamente, le confessa una cosa molto personale, ovvero le dice di voler imparare a dedicarsi di più agli altri, di prendersi maggiormente cura delle persone che ha accanto. Ana però gli fa notare un aspetto che ormai ha iniziato a percepire chiaramente nel suo comportamento, ovvero gli dice di vederlo molto chiuso nel suo mondo, molto sulle sue e poco partecipativo nei confronti delle persone attorno a lui. Kylie risponde dicendo che quello fa parte del suo carattere, ammette di essere una persona molto introversa e spiega di non sentire necessariamente il bisogno di cambiare questo aspetto di se stesso. Le dice anche che prova qualcosa, ancora dei sentimenti per lei, ma che allo stesso tempo la sua mente è completamente assorbita dalla carriera da stand-up comedian. Quando pensa al lavoro e al suo futuro come comico, finisce inevitabilmente per chiudersi nel proprio mondo e trovare quindi meno spazio anche per lei. Ma Ana gli fa notare che proprio questo atteggiamento lo limita fortemente, perché secondo lei Kai non riesce davvero a vivere le esperienze che ha davanti, a godersi le situazioni che vive, le persone, i momenti, e soprattutto gli dice chiaramente una cosa molto importante, ovvero che lei desidera avere un uomo accanto a lei che si accorga sempre della sua presenza, non qualcuno che si chiude completamente nel proprio mondo, arrivando quasi ad ignorarla, come praticamente aveva fatto lui. Ora, quando il gruppo torna dal viaggio, le ragazze raccontano tutta la trasferta a Vivi e il discorso finisce immediatamente su Kai, sul fatto che durante tutta la vacanza Kai non abbia mai pagato praticamente nulla, ma soprattutto sul fatto che né Ana né Yume abbiano percepito vera riconoscenza nei confronti di tutto quello che Nino aveva fatto per loro, ed è qui che nasce la tensione. Per Ana infatti il problema non è semplicemente economico, cioè non è il fatto che Kai abbia pochi soldi, il problema è il modo in cui lui sembra vivere tutta quella situazione. Lei inizia a percepirlo come una persona poco attenta agli altri, quasi come qualcuno che dia per scontato quello che le persone fanno per lui, senza però sentire davvero il bisogno di ricambiare o sdebitarsi in alcun modo, come se tutto praticamente gli fosse dovuto. Cioè sostanzialmente il succo della questione è proprio questo. Ana critica anche il fatto che Kai sembri vivere costantemente al limite, senza preoccuparsi seriamente della propria situazione economica o lavorativa, perché ai suoi occhi tutte le persone attorno a lui sembrano impegnarsi continuamente per costruire qualcosa, mentre Kai appare fermo, bloccato nel suo mondo, nelle sue ambizioni, senza però mai andare avanti. E qui ragazzi mi sento di voler fare una precisazione molto importante. Vi chiedo davvero di non essere giudicanti verso il pensiero di Ana, a prescindere dal fatto che questo pensiero sia condiviso o meno, anche perché considerando tutto quello che poi è emerso successivamente su Terrace House, oggi noi non possiamo nemmeno sapere fino a che punto certe conversazioni fossero spontanee o influenzate dalla produzione. Ma anche ipotizzando, anche solo per un secondo, che Ana pensasse davvero tutto quello che stava dicendo, bisogna sempre contestualizzare culturalmente tutta questa situazione. Se vi ricordate, anche Uchi criticava Minori perché la vedeva spesso in casa senza un progetto lavorativo concreto. In Giappone dimostrare costantemente impegno verso un obiettivo, soprattutto lavorativo o scolastico, è una mentalità molto radicata socialmente, ed è qui infatti che entra in gioco il concetto di Ganbaru. Ganbaru significa lavorare sodo, con dedizione, perseverare, mostrare impegno e resistenza nel portare avanti un obiettivo o un compito. Per questo motivo una persona che lavora duramente per raggiungere qualcosa viene spesso vista come degna di rispetto e persino di ispirazione. Al contrario, chi sembra non mostrare queste caratteristiche può essere percepito negativamente, criticato in alcuni contesti e considerato anche poco affidabile, ed è più o meno questa la dinamica che si crea all'interno della casa nei confronti di Kai, e non riguarda soltanto Ana. È una percezione che in modi diversi sembrano avere anche gli altri coinquilini, solo che Ana sarà quella che porterà tutta questa frustrazione alla luce, perché forse emotivamente era più coinvolta rispetto agli altri, o perché spinta dalla produzione.
questo non lo sappiamo, ed è probabile che parte della sua delusione nasca anche dal crollo delle aspettative sentimentali che aveva costruito su Kai. Lei si era esposta emotivamente, aveva visto in Kai quel possibile amore che stava cercando, poi però si rende conto che Kai non solo vive molto nel suo mondo, ma sembra anche non voler davvero cambiare questo aspetto di se stesso. Ovviamente ragazzi, questo non significa che in Giappone tutti giudichino le persone in base al lavoro o alla produttività, così come anche non significa che nelle società occidentali a nessuno importi di questi aspetti, e non possiamo trasformare queste dinamiche culturali in regole assolute. Ci possono essere occidentali che danno enorme peso a queste cose e giapponesi a cui invece non importa affatto, ma mediamente questa mentalità in Giappone è molto più radicata socialmente. A confrontarsi direttamente con Kai però è soprattutto Vivi, ed è una conversazione molto accesa perché Kai prova a spiegare di essere stato frainteso, dice di essere davvero grato a Nino dell'opportunità che gli aveva dato, ma di avere difficoltà ad esprimere apertamente riconoscenza, sia per carattere sia per il disagio che prova nel vedere un'altra persona pagare per lui. Vivi però insiste su un altro punto, perché secondo lei il problema è che Kai non sembra davvero voler cambiare la propria situazione. Kai allora ribadisce che si stava concentrando completamente sulla sua carriera da comico, perché lavorare full time significherebbe togliere troppo tempo alle sue ambizioni artistiche e anche al suo sogno di riuscire davvero a diventare uno stand-up comedian. Ora, questo evento sicuramente mette in luce un aspetto profondo del concetto di va, ma anche un'enorme contraddizione, ovvero che non tutto viene percepito da tutti allo stesso modo. Mentre per gli altri inquilini la situazione sembrava mostrare un Kai cattivo e attento alle sue finanze e al suo futuro, nella percezione mentale di Kai invece tutto questo non esisteva, perché concentrarsi per diventare un comico a tempo pieno, sacrificando parte della sua stabilità economica per non togliergli tempo, era un segnale di forte dedizione al lavoro, finalizzato a realizzare il suo sogno. Ma è chiaro che mantenere tutti questi concetti assieme, come il wa, tatemae e l'onne, ma anche il gambaru e l'aimai, non è compito facile quando ci si trova all'interno di un gruppo o si vive nella società, nel mondo reale. L'episodio 38 dell'ultima stagione è il punto attorno a cui ruota tutta questa storia, ed è la famosa puntata dell'incidente del costume, l'episodio che nel tempo è diventato il simbolo stesso della tragedia di Hana Kimura, ma anche del declino di Terrace House. E conoscendo tutto il contesto precedente diventa anche più chiaro capire perché quella situazione esploda in quel preciso momento. Kai infatti durante questo episodio rovina accidentalmente uno dei costumi da wrestler di Hana, e per Hana quello non era un semplice vestito, era parte del suo lavoro, della sua identità e della carriera che stava costruendo con enorme fatica. Quando infatti scopre quello che è successo, Hana crolla completamente. La vediamo parlare con Yume in camera loro, è in lacrime, piange, singhiozza, è devastata emotivamente, ma è anche profondamente arrabbiata, e il motivo è facile da intuire, non è soltanto il costume rovinato. Nella mente di Hana quello era semplicemente l'ennesimo episodio che confermava un'idea che ormai si era fatta di Kai, ovvero quella di una persona poco attenta agli altri, così come anche alle cose delle persone che gli stanno accanto. Kai infatti aveva infilato tutta la sua biancheria in lavatrice senza però nemmeno controllare cosa ci fosse all'interno. Il programma di lavaggio, che tra l'altro lui sceglie, restringe completamente il costume di Hana, rendendolo praticamente inutilizzabile. E da quello che viene raccontato nella casa, questo non era nemmeno la prima volta che accadeva, cioè non era la prima volta che qualcuno lavava accidentalmente vestiti di altre persone. Infatti, dopo essersi sfogata con Yume, Hana decide a quel punto di andare al piano di sotto e affronta tutta la situazione davanti agli altri coinquilini che nel frattempo si trovavano in salotto. Ed è, ragazzi, una scena davvero difficile da guardare, molto intensa emotivamente. Io ho avuto un tuffo al cuore dopo averla riguardata a distanza di anni. Guardandola viene quasi un senso di soffocamento, perché si percepisce chiaramente che quella non era soltanto rabbia. Hana è emotivamente distrutta in quel momento.
Vivi inizialmente prova a consolarla, cerca di rassicurarla e di calmare la situazione. La vediamo spendere tutte le sue energie per cercare di abbassare la tensione nell'aria, ma Ana non ne vuole sapere, non vuole essere consolata, è troppo ferita, è troppo arrabbiata per ascoltare chiunque nella casa. E che quella scena fosse spontanea o meno, resta comunque emotivamente molto forte da guardare. Ad un certo punto Vivi crolla emotivamente, comincia a piangere dopo che Ana le dice chiaramente di non aver bisogno che lei provi a rassicurarla. Nel frattempo Ana continua ad innervosirsi sempre di più, anche perché il comportamento di Kai durante tutta la discussione rimane molto ambiguo. Kai quasi sempre rimane in silenzio, ripete soltanto qualche scusa o mi dispiace qua e là, ma non si sbilancia mai più di tanto nei suoi confronti. E tanto basta perché questo atteggiamento faccia innervosire ancora di più Ana, che molte volte gli ripete di qualcosa. A quel punto infatti iniziano a riemergere tutte le tensioni accumulate nelle settimane precedenti. Ana fa continui riferimenti al viaggio di Kyoto, al fatto che Kai non abbia pagato nulla durante tutta la vacanza e sia lei che Yume avevano anche avuto l'impressione che non fosse realmente riconoscente nei confronti di Boss, che invece aveva praticamente pagato tutto per tutti. Ma non si ferma lì. Ana accusa Kai di essere una persona a cui sembra non importare davvero di niente e nessuno. Gli rimprovera di non sapersi adattare in una casa condivisa con altre persone, di non essere attento alle esigenze degli altri coinquilini, alle loro cose, ai loro spazi. E tutta la discussione diventa ancora più dura quando Ana attacca direttamente anche il suo lavoro da comico. Gli dice chiaramente che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di far ridere, come anche di rendere felici le persone che ha attorno, ma che in realtà non riesce nemmeno a portare felicità alle persone che gli stanno accanto. Gli dice che non è all'altezza, che non ha rispetto per gli altri, ed è qui che noi dobbiamo fermarci su un punto fondamentale, perché questa situazione esacerberà ancora di più la reazione del pubblico online nei confronti di Ana, che sarà molto negativa. C'è infatti un elemento, una scena che, pur non giustificando in alcun modo l'odio che Ana riceverà online, contribuisce enormemente ad alimentarlo, appunto. Il problema non è soltanto che molti spettatori giudicano la sua reazione considerata troppo dura, è anche il momento in cui quella sfuriata avviene a creare qualche problema. Poco prima, infatti, Kai aveva partecipato ad uno spettacolo di stand-up comedy insieme a Boss e Shion, l'altro inquilino maschio della casa, ma la sua performance, ragazzi, era stata un disastro totale. Kai sale sul palco che è già molto teso, si vede chiaramente che non è a suo agio, cerca di essere naturale, ma finisce addirittura col dimenticare le battute. Non riesce ad uscire da quella situazione e a un certo punto è costretto praticamente a lasciare il palco, a lasciar perdere. Quindi c'era una situazione emotivamente molto fragile per Ana. Ovviamente Ana non sapeva quanto quella serata fosse stata pesante per lui, quanto era accaduto durante il suo spettacolo, e non possiamo sapere se col senno di poi questo avrebbe in un certo senso cambiato le cose, però sappiamo che sicuramente la reazione del pubblico è stata esagerata nei confronti di Ana, anche per la presenza di questa scena che il pubblico invece vede. Infatti sappiamo che tantissimi utenti online iniziano a criticarla proprio per questo motivo. Secondo molti utenti Ana non era stata soltanto aggressiva o troppo dura, era stata anche poco sensibile nei confronti del brutto momento che Kai stava attraversando. E ragazzi, io voglio chiarire una cosa molto importante. Tutti questi elementi non li sto raccontando per mettere Ana in cattiva luce, anzi, perché quello che spesso si perde quando si guarda questa scena è che lì dentro non ci sono personaggi, ci sono due persone vere, due ragazzi emotivamente fragili, pieni di insicurezze, aspettative, frustrazioni, che in quel momento stanno semplicemente esplodendo davanti alle telecamere, una in maniera verbale, quindi con tanto di urla, grida, perché magari è emotivamente più esposta a questa situazione, mentre l'altro sta esplodendo internamente perché è più introverso rispetto ad Ana. Infatti l'intento di raccontare questa situazione qui è esattamente l'opposto
Cioè stiamo analizzando tutti questi aspetti proprio per mostrare quello che probabilmente il programma non è riuscito davvero a mettere in evidenza, ovvero il fatto che stiamo parlando di esseri umani reali, non stiamo parlando di personaggi. Hana Kimura non sta interpretando un personaggio sul ring, Kai Kobayashi non sta interpretando se stesso da comico su un palco, sono persone reali che stanno vivendo un momento reale, per quanto possiamo saperne. Persone con fragilità, momenti belli, momenti terribili, tensioni emotive, crolli psicologici, perché poi alla fine nella percezione pubblica tutto si è ridotto soltanto a questo, all'incidente del costume, alla lite, alla sfuriata di Hana, ma quello che si è perso completamente è la parte più umana di tutta questa situazione, la tensione emotiva che una condizione di stress continuo può generare nelle persone che la stanno vivendo. Non erano burattini, erano persone reali. Di certo Hana stava attraversando un momento molto intenso, ma anche Kai lo stava vivendo, seppur in modo completamente diverso. E in quella discussione riaffiora anche tutto il discorso fatto anche a Kyoto, perché Kai stesso aveva detto in quell'occasione di dover imparare a cambiare per gli altri, di doversi impegnare di più nei rapporti umani, ed è come se Hana in quel momento stesse praticamente pensando: perché dovrei farmi trascinare da una persona che non sembra fare nulla per migliorare se stessa, mentre io lavoro continuamente e mi faccio in quattro? E fatemelo dire, è umano, anche se può sembrare egoista questo ragionamento, è umanissimo, anzi è più che lecito, perché se io mi sforzo per una persona e dall'altra parte non vedo un ritorno, è normale che vado in frustrazione. Questa è una sensazione, una reazione più che umana. Poi, prima di tornare in camera, accadrà un altro momento che diventerà tra i più virali e discussi online. Hana ad un certo punto si avvicina a Kai e gli toglie bruscamente il cappello dalla testa, dicendogli: togliti questo stupido cappello. Nella scena la vediamo proprio prendere questo cappello e buttarlo a terra prima di andarsene al piano di sopra. E questa è la scena che poi tra tutte ha scatenato proprio l'odio online, che comincia nel momento in cui la puntata viene mandata in onda ad aumentare in maniera esponenziale. L'episodio 38, quello dell'incidente del costume, faceva parte della quarta parte della stagione e la sua distribuzione avviene infatti in momenti diversi. Un dettaglio molto fondamentale anche per capire perché questa parte di Terrace House non arriverà mai ufficialmente in Occidente. La prima messa in onda infatti avviene il 31 marzo del 2020 su Netflix Japan, ed è in quel momento che infatti si scatena online la prima vera ondata di insulti contro Hana. Nonostante questo, infatti, la produzione decide comunque di proseguire con la programmazione e il 18 maggio del 2020 la quarta parte viene trasmessa anche su Fuji TV, quindi sulla televisione nazionale giapponese. E questa seconda esposizione peggiora drasticamente la situazione. Le minacce, neanche a dirlo, aumentano drasticamente, gli insulti diventano sempre più aggressivi e Hana si ritrova improvvisamente al centro di una pressione mediatica senza precedenti. Meno di una settimana dopo quella messa in onda, Netflix decide di cancellare completamente la distribuzione internazionale della quarta parte della stagione, e tra poco vedremo anche perché. Infatti quella parte di Terrace House, che sarebbe dovuta arrivare anche su Netflix Worldwide, quindi anche da noi in Italia, non verrà mai rilasciata ufficialmente. Nel frattempo, ragazzi, c'è anche un altro elemento che non dobbiamo dimenticare, che ha segnato enormemente quel periodo e che stava aggravando tutta la situazione, ovvero la pandemia da Covid-19. Il Covid aveva già bloccato la produzione del programma, perché il 7 aprile del 2020 l'allora primo ministro Shinzo Abe aveva dichiarato lo stato d'emergenza, introducendo quindi misure restrittive molto simili ai lockdown che stavamo vivendo anche noi qui in Italia. E tutto questo aveva inevitabilmente avuto un impatto enorme anche sulla vita di Hana, quindi la produzione di Terrace House si ferma e le ultime 2 puntate della quarta parte vengono trasmesse, ma con qualche cambiamento. Infatti in questi ultimi 2 episodi vediamo tra i panelist soltanto la presenza di Yama-chan, che porta avanti tutta la narrazione del programma dietro le quinte, utilizzando però dei toni molto più sobri rispetto al normale. Infatti
non abbiamo più quei toni prettamente sarcastici in cui, essendoci dei rinforzi nelle opinioni dichiarate dai panelist o dei contraddittori, la narrazione portata avanti aveva un carattere forte, spesso canzonatorio, in cui le situazioni venivano raccontate per far riflettere ma anche per far divertire. Qui infatti il tono del programma cambia completamente ed è come se in un certo senso, no, questo cambiamento piccolo abbia cominciato a segnare il declino di Terrace House, perché nonostante Yama-chan continui a fare qualche battuta qua e là, il suo ruolo sembra molto diverso rispetto al passato, non appare più come uno dei membri di un panel che commenta gli eventi con ironia insieme agli altri. Yama-chan in questo contesto sembra più diventare un narratore, tipo come me che vi sto raccontando questa storia, prende gli elementi principali della scena appena vista e li racconta come farebbe uno spettatore che sta osservando tutto dall'esterno. Le battute quindi ci sono ancora, ma senza il resto del panel, per forza di cose, perdono completamente quell'effetto che avevano avuto nelle stagioni precedenti. Non ci sono più quei toni sarcastici, i continui rilanci tra i commentatori o quell'atmosfera quasi, come dicevamo prima, canzonatoria che aveva sempre caratterizzato Terrace House. Ad un certo punto mi ha fatto sorridere questa scena perché guardando un quaderno mostrato durante una delle scene riprese in studio, Yama-chan scherza dicendo: possiamo dire che quel quaderno mi è sembrata una versione fancy del Death Note. La parola Hell scritta sulla copertina poi dice tutto. Ma al di là di tutte le battute è evidente che stesse accadendo qualcosa in quel periodo. Qualcosa che nasce con il Covid e che inevitabilmente cambia completamente anche il modo in cui il programma viene portato avanti. Come dicevamo prima, la produzione si era fermata a causa della pandemia e questo aspetto entra direttamente anche nella vita dei coinquilini stessi. Durante l'episodio 42, ad esempio, Ana racconta ad un certo punto agli altri ragazzi di non poter più partecipare agli incontri di wrestling previsti perché questi erano stati sospesi a causa del coronavirus. Rimaneva soltanto un evento che poi sarebbe stato trasmesso in streaming. E voglio sottolineare questa cosa perché mi sono resa conto di non averla inserita prima. Ovviamente dopo tutto l'incidente del costume, il giorno dopo Ana e Kai si confrontano e hanno un confronto abbastanza pacifico in cui Kai le spiega tutto quello che provava in quel momento, anche se a modo suo, sempre in modo molto introverso, senza mai sbilanciarsi più di tanto, e le chiede anche scusa. Ana infatti accetta queste scuse e poco dopo Kai decide anche di lasciare il programma. Si vede infatti in questo momento che i due hanno un abbraccio che sembra proprio significativo, come se in un certo senso volesse chiudere tutto questo cerchio che era cominciato magari con l'appuntamento nella struttura dei trampolini ed era terminato con quel momento in cui appunto Kai aveva deciso di uscire dal programma. Ora è qui che Ana, infatti, tornando sempre alla questione del Covid e degli spettacoli, sottolinea un dettaglio molto importante con gli altri coinquilini, ovvero che senza gli eventi dal vivo lei sarebbe praticamente rimasta senza lavoro perché gran parte del suo stipendio dipendeva dalla percentuale dei biglietti venduti agli show. Quindi con la sospensione degli eventi avrebbe guadagnato praticamente il minimo indispensabile. Questo dettaglio va tenuto a mente molto bene, perché nel frattempo Terrace House era stato sospeso per l'emergenza sanitaria e Ana era tornata a vivere da sola nel suo appartamento di Tokyo. Quindi abbiamo una ragazza che si ritrova nel bel mezzo di una tempesta mediatica online e anche improvvisamente isolata, da sola, senza un impiego, senza il lavoro che aveva praticamente costruito con fatica, senza neanche sapere quando avrebbe potuto ricominciare, chiusa in casa durante tutto il lockdown esattamente come milioni di altre persone in quel periodo, compresi noi. E credo che in forme diverse quella sensazione l'abbiamo provata un po' tutti, no? L'ansia dell'isolamento, l'incertezza costante, non sapere come andranno le cose in futuro, quando tutto sarebbe finito. Ma nel caso di Ana tutto questo si aggiunge anche qualcosa di devastante, ovvero l'odio online che continuava a ricevere, a riversarsi sui suoi account social ogni giorno. E sicuramente l'odio costante che gli utenti avevano cominciato a riversarle online aggrava ulteriormente tutta la situazione, perché
io mi posso anche solo immaginare che quel mix tra isolamento, pressione psicologica, incertezza economica e odio continuo sui social si è praticamente rivelato devastante, andando anche a colpire una psiche che evidentemente si trovava già in una condizione di enorme fragilità. E ovviamente non c'è nulla di male, tutti possiamo vivere dei momenti di fragilità, perché come dicevo prima è umano. Nei giorni precedenti alla sua morte, Ana comincia a pubblicare una serie di post estremamente preoccupanti, post che mostrano anche atti di autolesionismo accompagnati da messaggi come: non voglio più essere umana, era una vita in cui volevo essere amata, grazie a tutti, vi amo, addio, sono debole, mi dispiace. In un altro post scrive invece: quasi 100 franche opinioni ogni giorno, muori, sei disgustosa, dovresti scomparire, pensavo queste cose di me stessa più di loro. Grazie madre per il dono della vita, per tutta la mia vita volevo essere amata, grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, vi adoro tutti. Mi dispiace essere stata debole. Il 22 maggio del 2020 Ana pubblica poi un'altra immagine molto triste e inquietante, perché nella foto si vede lei in primo piano insieme al suo gatto. Sull'immagine compare anche un messaggio scritto proprio da lei che recita: vi amo, abbiate una vita lunga e felice, mi dispiace. A quel punto, ragazzi, neanche a dirlo, moltissime persone iniziano ad allarmarsi seriamente, fan preoccupati cominciano a contattare sia la Stardom, la federazione di wrestling di cui Ana faceva parte, sia la polizia. Anche Bobby Tyler, wrestler e amica di Ana, avvisa direttamente la Stardom riguardo ai messaggi estremamente preoccupanti pubblicati da Ana sui social. La Stardom decide quindi di chiamare immediatamente i soccorsi, che si recano subito nel suo appartamento di Tokyo. Ed è qui che la situazione assume contorni tragici, perché secondo le fonti disponibili, quando i soccorritori arrivano davanti all'appartamento trovano la porta chiusa a chiave con un biglietto attaccato sopra. Sul foglio c'era scritto: si sta formando del gas tossico. Successivamente quindi la polizia annuncia che Ana era morta a causa dell'inalazione di un gas letale ottenuto mescolando diversi agenti chimici. La morte viene classificata come probabile suicidio. All'interno dell'appartamento vengono trovati anche diversi biglietti scritti da Ana. Uno di questi era indirizzato alla madre e recitava: mi dispiace, grazie per avermi dato la vita. Alle 6:10 del mattino di sabato 23 maggio 2020 la Stardom pubblica un post su Twitter annunciando ufficialmente la morte di Ana Kimura. Anche Emika nei giorni successivi alla tragedia racconta di aver capito quasi subito che qualcosa non andava. In un lungo post pubblicato su Instagram spiega che quella notte aveva scritto ad Ana quasi per caso, dopo aver visto che aveva aggiornato le sue storie, ma si era accorta immediatamente che c'era qualcosa di diverso nel modo in cui le stava rispondendo. Ad un certo punto infatti Ana smette completamente di risponderle ed è lì che Emika, preoccupata, entra su Twitter e vede tutti i post allarmanti che Ana aveva pubblicato poco prima. Così esce immediatamente di casa e corre verso il suo appartamento, ma quando arriva Ana praticamente non risponde e a quel punto decide di dirigersi direttamente in ospedale perché provava una strana sensazione. Nel suo post Emika scrive parole devastanti e penso sia giusto leggerne almeno una parte, perché fanno capire il livello di dolore e impotenza vissuto da chi le stava accanto. Quella notte sono rimasta sveglia per caso fino a tardi e vedendo che lei aveva aggiornato la sua storia le ho mandato un messaggio privato senza pensarci troppo. La sua risposta era diversa dal solito e ad un certo punto ho smesso di risponderle. Preoccupata ho controllato i suoi post su Twitter e ho capito che qualcosa non andava, così sono subito corsa fuori casa per andare a casa sua. Quando sono arrivata non c'era, quindi mi sono diretta in ospedale. Una volta arrivata in ospedale l'ho trovata irriconoscibile. Mentre andavo lì, da qualche parte dentro di me ero convinta che fosse viva e anche se non fosse successo nulla volevo abbracciarla. Volevo dirle: se ti dovessi trovare in una situazione del genere ci sono amici che accorreranno da te in qualsiasi momento e l'unico posto in cui puoi farti del male è il sul ring.
Le avevo promesso che dopo la sua uscita dal programma saremmo andate in viaggio, che avremmo bevuto insieme fino a non reggerci più in piedi e che saremmo andate a mangiare fuori. Anch'io sono apparsa in Terrace House, ho ricevuto critiche e diffamazioni e ne sono rimasta ferita. Dato che anche quelle scene sono state trasmesse, penso che alcuni di voi lo sappiano. È inevitabile, visto che sei in TV, le ha scritto qualcuno. Se ti ferisce, non apparire. Muori, vattene, mi hanno detto tante cose del genere, ma sapete, anche chi fa un lavoro che lo espone al pubblico è un essere umano, ha dei sentimenti, le parole possono davvero diventare un'arma letale, è inevitabile visto che sei sotto i riflettori, non sei abbastanza preparata, sei mentalmente debole. Ma non è affatto così. Dobbiamo sradicare questa tendenza secondo cui si possa dire qualsiasi cosa alle cosiddette persone famose. Per quanto possa rimpiangerlo, lei non tornerà più. Non potrò più vedere il suo sorriso, né mangiare insieme a lei. L'ultima immagine che ho di lei non mi esce dalla testa. Lei, che aveva sempre un sorriso così bello, è finita in quel modo. Non voglio pensare che quella sia stata l'ultima volta che l'ho vista. Non voglio crederci. Ana-chan, abbiamo anche litigato, vero? Ma siamo andate spesso a fare shopping, a vedere film e a fare gite. Ci siamo divertite, vero? Ci prendevamo sempre in giro e a volte ci incoraggiavamo a vicenda. Durante gli incontri di wrestling eri davvero fantastica, ma quando eri innamorata eri davvero adorabile. Il pensiero di non poterti più vedere mi fa soffrire tantissimo. Ti prego, riposa in pace, riposa in pace. Nessuno potrà più farti del male. Grazie per avermi incontrato. Mi dispiace di non averti potuto aiutare. Ti auguro di cuore di riposare in pace. Anche la madre di Ana scrive 2 post su Twitter il giorno dopo la tragedia, uno dedicato a tutte le persone che hanno supportato Ana e il secondo dedicato a Emilia. Ve li leggo. A Kimura Ana, a chi mi ha incoraggiata, a chi è stato gentile con me, a chi mi ha amata. Mi dispiace di non essere riuscita a proteggervi, mi dispiace di avervi causato dolore. Quando state male, anche Ana soffre. Per favore, conservate un'Ana felice e allegra nei vostri cuori. Per dare forma a ciò che Ana voleva trasmettere, diventerò ancora più forte. Ai media, invece, Kyoko scrive: ai rappresentanti dei media, vi preghiamo di astenervi dal richiedere ulteriori dettagli alla polizia o all'agenzia Stardom, poiché ciò potrebbe compromettere il loro lavoro. Vi preghiamo di rispettare la privacy dei defunti, non mettete sotto pressione coloro che stanno lottando con tutte le loro forze, non ferite più nessuno. Anche sull'account Twitter ufficiale di Terrace House la produzione pubblica un messaggio di commemorazione per Ana, che per forza di cose viene recepito diversamente dal pubblico rispetto a tutti quelli che erano stati pubblicati dalla famiglia e da chi la conosceva o ha partecipato al programma con lei. Il post infatti recita: siamo senza parole di fronte all'improvvisa notizia della morte di Ana Kimura, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e preghiamo sinceramente affinché la sua anima riposi in pace. Molti commenti su Twitter infatti sono di utenti che criticano il programma, sostenendo come abbia messo il profitto e le visualizzazioni di Terrace House prima della sicurezza e della salvaguardia degli stessi partecipanti. Molte critiche infatti vengono rivolte ai panelist e molti utenti fanno notare come negli ultimi tempi i commenti dei panelist fossero diventati troppo negativi, molto giudicanti, e questo aveva portato di conseguenza un gran numero di persone online a identificarsi con questi commenti per poi riversarli su chi partecipava al programma. Ora, di tutta questa parte ne parliamo sicuramente nel prossimo video, in cui analizzeremo tutte le conseguenze e le incongruenze che poi salteranno fuori dopo la tragedia, perché dovete sapere che sono state condotte indagini interne ed esterne, verranno ascoltate alcune testimonianze di ex partecipanti e vi posso garantire che tante cose rimarranno comunque ambigue, perché non si riuscirà mai a determinare con certezza cosa sia veramente accaduto, però salteranno fuori tante verità sconvolgenti, verità che esistevano praticamente sin da quando Terrace House è stata fondata, ma che per anni sono state tenute nascoste. Analizzeremo anche tutta la battaglia di Kyoko che porterà avanti per portare giustizia a sua figlia, ma anche per far sì che altre persone e altri giovani ragazzi non vengano sfruttati per fare profitto e visualizzazioni da parte delle emittenti.
Questa storia ha letteralmente cambiato tutta la concezione di molestie, insulti e cyberbullismo nel Giappone e porterà delle conseguenze veramente drastiche che tutt'oggi appunto vengono ricordate proprio perché scaturite da quello che è accaduto nel 2020. Nel frattempo, come sempre, vi chiedo di prendervi cura di voi stessi e di stare attenti quando girate su internet, perché internet significa anche questo. Stare online significa anche poter ricevere questo tipo di molestie. È importante che noi siamo consapevoli di come utilizziamo questo strumento tutti i singoli giorni. Vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale perché questo aiuterebbe tantissimo il nostro lavoro, e anche a commentare, a mettere mi piace o a condividere questo video con altre persone per farlo arrivare appunto a quante più persone possibili. Per voi sono, come dico sempre, 2 secondi, ma per noi sono la ricompensa di un lavoro duro ed estenuante, perché raccontare queste storie richiede veramente tantissimo impegno, molta attenzione e soprattutto molto tatto, perché sono storie molto particolari. Detto questo, vi ringrazio ancora e mind yourself. Alla prossima.